Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Eccoci qua su Danganronpa 2. Datemi un secondo che ho lasciato la musica di sottofondo ed eccoci qua. Nella scorsa live, per chi non fosse stato presente, cos'è successo? Abbiamo finalmente scoperto l'identità del traditore. Sì, stavo controllando un secondo che ci fosse l'audio, perché ogni tanto OBS fa il birichino e ci toglie l'audio, se vi ricordate. Quindi vorrei evitare ciò in breve, Comunque ciao Ciel, buon pomeriggio, benvenuto, come va? Kin, è vero che hai un pupazzo di neve in camera? Dipende da quale camera. In realtà, perché ce ne sono alcune che non sono fatte proprio per contenere la neve, diciamo. Potrebbe sciogliersi. Comunque tolto questo come va? Tutto ok? Allora ti faccio uno shoutoutino intanto nel frattempo. Dici un po'. Allora, nella scorsa live, come per l'appunto stavo dicendo, abbiamo scoperto chi era il traditore. O traditrice in questo caso, era la cara Chiaki. Praticamente... Che sta succedendo? Ora non è il tempo di rilassarsi. Dobbiamo sbrigarci ad andare all'antica rovina sulla seconda isola. Ok. Tutto bene, sto continuando il comic. Nice, mi fa piacere. Guarda, è cambiata tutta la prospettiva. Wow. Non posso lasciarti in sottofondo mentre succede la lore, però. Stavo dicendo, la vittima dello scorso caso è stato Nagito. Abbiamo scoperto che ha ideato tutto il suo piano per far uscire allo scoperto il traditore lasciandoci le penne. Voleva far vincere il traditore, ma alla fine Chiaki ha detto che era lei la traditrice del gruppo, quindi il piano di Nagito si è andato a frantumare, diciamo. E adesso siamo rimasti in 5 sopravvissuti. Solo che cosa sta succedendo? Chi lo sa? Dirigiamoci alla rovina e scopriamo quello che sta accadendo, perché in realtà il capitolo 5 non è ancora finito da quello che vedete là sopra in alto. Quindi andiamo. Ok, Ruins. In qualche modo tutto questo sta facendo muovere i miei nervi. Ma è davvero sicuro andare al suo interno? Cosa potrebbe esserci lì dentro? Sei così inaffidabile. Spaventarti per un qualcosa come questo. Sei davvero un uomo, non è vero? C'è anche un countdown. Non c'è tempo da perdere a rimanere qua in piedi. Hai esattamente ragione. Questa è la nostra ultima possibilità per entrare al suo interno. Sto iniziando a sentire la nausea per tutti i brividi che ho sentito, anche per gli omicidi. Ah, beh, se continui così, perché non ti abbracci un po' a me? Adesso non c'è tempo per cazzeggiare. Andrà tutto bene, non devi preoccuparti. Io proteggerò il mio padroncino. Ora allora andiamo avanti insieme. Ma che diavolo, non trattarmi come un bambino. Credo che la speranza si trovi dietro quel punto. Questo è l'ordine del vostro leader. Va bene, i buchi. Che cos'era quello? Vabbè. Le ho detto solamente che tu capisci il verso dei maiali. Ho detto sei così figo nel verso dei maiali. Ti ucciderò. Hajime, la password per favore. Sì, lo so. Ok.
Era 11.037, giusto? 大丈夫だよ。 Non c'è alcun bisogno di preoccuparsi. E l'unica cosa che c'è dietro questo punto è un futuro brillante. E ora apriamo questa porta dritti verso al futuro. Inseriamo il codice. Aperto. Vediamo cosa c'è dietro questa rovina. Dietro questa porta il futuro ci attende. Un futuro brillante. E ora è tempo di andare avanti. Oh mio Dio. Che sta succedendo? ここは裁判場か？ Oh. È un'aula da tribunale? でもどうして裁判場なんだ？ Effettivamente è strano. 確かに裁判場っぽいけど、でも今までのとは明らかに雰囲気が違うっつうか。 Sì, è molto diversa dalle altre. È un po' più tetra. ところで、 Mm. あ？皆さんはどこに行ってしまわれたのですか？ Sono scomparsi tutti. ん？皆さん？ Mm. Che succede? Cosa? Qualcosa è sbagliato. Che cosa ho fatto? Cioè, è sempre più strano. No, non è così. Non sono io quello strano. Quello che è veramente strano è... Oh mio Dio. Questo mondo? Sta per succedere qualcosa? Cosa sta succedendo? Vi dirò, dell'ultimo capitolo ho memorie un po' frammentate, quindi sono in mezzo blind, diciamo. Potremmo dire. Potremmo dire questo. Stage clear? In che senso? Capitolo 5. Smile at top in the name of despair. Fine. Surviving student 5. Abbiamo finito il capitolo 5 effettivamente, ragazzi. Avrei potuto chiuderlo direttamente nella scorsa live, effettivamente, però... Abbiamo ottenuto lo zainetto di Chiaki, no. Effettivamente pensavo durasse ancora un po' di più la parte conclusiva del capitolo 5, per quello non ho continuato. Scusatemi. Capitolo 0. Heading to the school trip. Quindi è un prequel? Beh, sarebbe sbagliato dire che sia da fianco a fianco. Ma queste scosse sono davvero intense. La stanza in cui ero si stava scuotendo da fianco a fianco. Queste scosse erano irregolari. Proprio quando pensavo che si trattasse solo di una piccola serie di scosse, all'improvviso ha iniziato a scuotere violentemente. Ah, era oscillavo. Grazie, non sapevo il termine, per cui ho tradotto un po' male. E ogni volta che succedeva... Beh, a malapena riuscivo a reggermi in piedi. Non riuscivo a stare in piedi molto bene, ma era abbastanza confortevole. Non avevo mai saputo... Cioè, non avevo mai pensato di non sapere cosa aspettarmi. Cioè, di non sapere quello che mi aspettava sarebbe stato così divertente.
per cui mi sentivo davvero entusiasta. Ma ho scoperto che mi sono annoiato molto presto di quel sentimento. Questo è quello che mi stavo aspettando. Per me, una persona che è amata dal suo talento, trovare regolarità fra le irregolarità non dovrebbe essere così difficile. Ah, davvero noioso. Ti piacciono le navi? Dall'altro lato di quella stanza scura ho sentito una voce. Era chiaramente diretta a me. Sembri quasi che tu stessi divertendoti. Per cui ho assunto proprio questo. Cioè, ho presunto proprio questo. Ti piacciono le navi, giusto? Navi? Ah, esatto. Allora è così. Per cui questa è una nave. Ci sei arrivato solo adesso? È davvero così divertente. Ehi, se ti va, ti andrebbe di parlare un pochettino. Questo silenzio sta iniziando ad annoiarmi. Istantaneamente ho visto il suo vero personaggio. Tra quell'attitudine molto familiare e quel sorriso amichevole, c'era sotto quella pelle sottile. Ho potuto trovare un odore offensivo, un qualcosa tipo come una sorta di slime putrido. O gelatina putrida se voglio introdurre slime, però vedete voi. In una maniera sensibile, ovviamente. Come potrei metterla? Si trattava di un odore esclusivo che era quasi finito. Piacere di conoscerti. Io sono Nagito Maeda. Comunque, fortunato me. È da un po' di tempo che non parlo con qualcuno. Per cui condividere una stanza con una persona come te... Sì, sono definitivamente fortunato. Fortunato. Ah, ecco allora qual è il tuo talento. Che talento noioso. Un talento noioso, eh? Beh, è esattamente quello che è. Ma per qualcuno che sto incontrando per la prima volta, dire così, questa cosa così all'improvviso, beh, è perché anch'io ho della fortuna. Ah? Anche io posseggo un talento noioso come la fortuna. Possiedi? Mm? Inizio a diventare davvero interessato. Chi sei tu? Sei ovviamente un qualcuno che proviene dalla Upspeak Academy anche tu, giusto? Per cui sei anche tu uno di noi? Ah, però è strano. Questa è la prima volta che ti ho mai visto. Ehi, potresti dirmi perché sei qui? Ciao Franci, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Come sei finito qui? Che noioso. Ah, mi dispiace. Spesso mi è stato detto che sono terribile a fare conversazione. Non te. Questo mondo. Eh? Questo mondo è pieno di persone noiose. Persone che mancano di talento nello stare insieme. E quelli che opprimano quelli che hanno talento. Anche se sanno che sono insignificanti, non provano ad atteggiarsi come veri superiori. Cosa sono questi rumori? Sono oscillazioni, perché siamo su una nave. Ma Nagito è vivo? No, questo è un capitolo 0, Franci. È un prequel. È quello che è successo prima, a quanto pare. Sono profondamente disperati dal trascinarli al loro stesso livello.
E a causa di questi bastardi il mondo è diventato deadlock? Non mi ricordo cosa significa. Tipo una prigione mortale, forse? Non credo. Se no sarebbe Dead Prison. Vediamo. Situazione di stallo, ok. Questo smosso... sì, questo smosso. Questo mondo ha smesso di evolversi. Che noia. Beh, il mondo ha la forma della volontà della maggioranza. Sembrerebbe che appartenga a quelli che manchino di talento. Questo è per cui ci troviamo in questa situazione attuale. Si è bloccato. Grazie, Ciel. Ah, forse ha qualcosa a che fare con la ragione per la quale tu sei qui? Persone noiose che non hanno contribuito al mondo. Nemmeno un piccolo spiraglio di polvere. Questo è perché i miei insegnanti mi hanno insegnato che certi gradi di selezione devono essere fatti. Beh, sembrerebbe che loro abbiano delle alte aspettative per te, non è vero? Beh, è completamente diverso per me. Ma che cosa pianificherai di fare? Ora che sei finito così, non c'è nulla che tu possa fare, giusto? Ascolta bene. Usare le persone è anche quello un talento. E ora è il mio turno di utilizzare quella persona come proprio loro mi hanno utilizzato nel passato. Quella persona... Stai parlando riguardo all'Ultimate Despair? Ma come? Voglio dire, loro sono già... Ce l'ho qui con me. Il contributo che quella persona mi ha lasciato, anche adesso, resta nella mia tasca. Non ho idea di cosa tu stia parlando. Sono definitivamente fortunato. Non riesco a credere di star parlando con un qualcuno di così fantastico come te. Allora, sarò in grado di vederla ancora. Sarò in grado di vedere quella persona che io odio con ogni fibra del mio essere, di nuovo? E questa volta... sarò in grado di ucciderla questa volta? Quella persona che odio così tanto? Odiare? Allora, spiega la tua mano. Ah, questa? La fine di quella benda. È la mano di una donna. Non è giusto? Non è fantastico? Non posso muoverla, ovviamente. Voglio dire, non è nemmeno la mia mano, dopo tutto. Ma comunque, adesso... non è nemmeno in marcia. Voglio dire... è diventata tutt'una con me. Non è fantastico? Sono successo... cioè, sono finalmente diventato un Ultimate Despair, il mio nemico giurato. Ah, capisco. Allora, il tuo corpo è diventato selvaggio. Sei davvero una persona noiosa. Ah, non voglio che tu fraintenda. La vedo come mio nemico, lo sai. Ma dato che è il mio nemico giurato, proprio perché la odio così tanto... è questo per cui ho preso il suo potere. E proprio per questo... Aspetta, cosa? Io la odio? È così strano. What the fuck, è diventato Dark Souls? Non lo so, non ho mai giocato a Dark Souls, quindi... mi è abbastanza nuova come situazione. Ok, ne dice un po' tanti. Ciao Nutella, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Guarda fuori dalla finestra. Siamo finalmente arrivati.
Inizi a vederla anche tu, non è vero? Quella è Jabberwock Island, non è così? Non è entusiasmante? Mi chiedo che cosa succederà su quell'isola una volta che saremo lì. Che cosa succederà? Beh, riesco già a prevedere quello che accadrà. Mm? Io lo so perché sono amato dal talento. Tutto bene, tu come stai, Kin? Io abbastanza bene, grazie. Tutto ok. Ma non importa quello che accadrà. Nulla potrà concern. Oggi sono un po' a corto di termini, scusate ragazzi. Faccio più schifo del solito. Nulla di che mi possa preoccupare. Non sarò in grado di partecipare in quello che risiede qui davanti. Mm? Davvero? Non riesco a capire, però. Beh, immagino che andremo in parti sì, diverse per un po'. È davvero una delusione. Sembrerebbe che stavamo andando davvero d'accordo. Sì, era preoccupazione. Scusa, sì, me lo sono ricordato dopo che l'ho tradotto, ma vabbè. Solite mie prestazioni da bad translator. Ho festeggiato il back to school con un merlino su FGO. Ah, sei tornato a scuola, Nutella, tu? Dai, mi fa piacere che hai trovato qualcosa di nuovo. Ehi, potrò vederti nuovamente. Non c'è alcuna ragione per la quale dovremmo incontrarci ancora. Dopotutto, tu sei noioso. Il tuo talento, i tuoi pensieri, la tua intera esistenza è totalmente noiosa per me. Davvero non vuoi reggermi al gioco, eh? Capitolo 0. Andare... Sì, heading to the school trip. End. Ok, abbiamo finito il capitolo 0. Durato davvero poco. Cioè, tipo neanche 10 minuti sarà durato. No, in realtà no, è solo la campagna di banner, ricompense che stanno ora su FGO. Ah, ok, va bene, va bene. Ah? Cos'è questo? È una porta. C'è una porta. Ah? Una porta? Perché c'è una porta qui? Dove sono? Come ci sono arrivato qui? Che cosa dovrei fare? Dove siamo? Ah, siamo arrivati nel capitolo 6. Ok. Ah? Questa non è una classe? Ma anche così, è una classe davvero strana. Perché mi trovo in un posto come questo? Sono entrato all'interno dell'antica rovina con tutti gli altri. E sono arrivato in un posto che sembrava essere una corte. Ma quando poi... Allora... Non ha alcun senso, non capisco perché io sia qui. È come se non ci fosse alcun senso fra il... C'è alcuna connessione fra quando ho lasciato l'aula della corte e sono arrivato qui. È l'inizio del gioco, ma non è la classe del primo in cui è successo il massacro? Potrebbe essere, sai? Chissà. È proprio come prima. Quando siamo arrivati tutti in questa classe, proprio poco prima di essere arrivati a Jabberwock Island. Ma dove si trova questo posto? Si trova da qualche parte su Jabberwock Island? Mmm. Ancora. Wow. Ciao, Monokuma. Non ci è rimancato per niente. Va bene.
Ok. Cosa ci devi dire? 希望が峰学園にようこそ。これから卒業試験についての説明を行いますので。 Ah, ecco. C'era la falla. C'era lo scam da parte di Monokuma. 至急体育館までお集まりください。 Dobbiamo andare in palestra. Ciao Kin, sono 43734 mesi e ho cambiato pure nome. Ero Crow Felix. Come va qua? Ciao Felix, come stai? Io bene, bene. Tu invece? Noi siamo qua su Danganronpa 2 Goodbye Despair, al capitolo 6. Come preferisci che ti chiami adesso, allora, se hai cambiato nick effettivamente? Felce? Non lo so, effettivamente. Dici un po', tu invece come stai? Tutto bene? Ha detto proprio quello che pensavo che abbia detto? Sì, ha detto quello. Ha detto benvenuti alla Upspeak Academy. Ma perché mai questo posto dovrebbe essere la Upspeak Academy? Vabbè, non so parlare oggi, ma che cavolo. Tutto bene, sarebbe più carino Felce, tanto si abbrevia sempre Fel. Va bene, allora ti chiamerò Felce, come preferisci. Fel. Se no Fel, effettivamente, che almeno così non mi confondo. E non solo quello. Che cos'è questo esame di diploma? Le uccisioni non sono già finite? Non mi fregate, Spike Chunsoft. Non mi fregate, Spike Chunsoft. Vi ho sgamati. Ce ne restano 4 in sto capitolo da trovare. Lasciamo l'aula. In realtà ho fatto apposta che entrambi si possano abbreviare in Fel. Ci sta, hai fatto bene. Benvenuti all'Asbin Hotel. No, ti prego. Anche se la Hallway non sembrava affatto una scuola, è davvero un posto inquietante. Cioè, anche la Hallway non sembrava affatto una scuola, è davvero un posto inquietante. Diciamolo nel verso giusto, magari, Kin, che ne dici? Beh, almeno non sembrerebbe essere affatto una scuola normale. È definitivamente una bugia. Non c'è alcun modo che questo posto possa essere la Upspeak Academy. Questo posto inquietante è la Upspeak Academy, che ho ammirato per così tanto tempo. Beh, probabilmente è un edificio che Monokuma ha fatto per confonderci, proprio come la fan house. Esatto, deve essere così. Comunque ti lascio l'urk che come sempre devo studiare. Va bene, Fel, non ti preoccupare, anzi grazie mille per il lurkino. Se vuoi c'è il tasto dell'urk, facendo punto esclamativo lurk. Dovrei forse fare un riscattabile più che un comando, che effettivamente così per chi vuole farlo è più comodo. Ma sembra la scuola del primo gioco. Beh, effettivamente la Upspeak Academy l'ha detto Monokuma. Monokuma ha detto di andare in palestra, giusto? Bene, allora andrò e chiarirò definitivamente le cose. Bene, andiamo alla ricerca della palestra. Ormai mi sono perso molti pezzi, devo vedere sul tuo YouTube o giocare al gioco. Considera su YouTube, Nutella, domani arriva l'episodio 11 che è il trial del capitolo 3. Considera. Kin, non ho mai capito a che serve il lurk. Praticamente il lurk serve a dire cioè sto facendo altro ma sono presente in live. Però per le persone che tengono di sottofondo senza commentare, non quelli che magari commentano una volta ogni tanto però sono presenti. Diciamo per far capire che ci sei. La palestra è qui, giusto? D'accordo, allora andrò all'interno. Qualcosa potrebbe aspettarmi qui, però non ho intenzione di scappare via. Ed è così
che mi sono fatto forza e ho aperto la porta cautamente. Anch'io ci ho messo un po' a capire che cosa significasse all'inizio Ciel, quindi non ti preoccupare. Capitolo 6. This is the end. Goodbye, Academy of Despair. Beh, come avrete capito, questo è il capitolo finale del gioco. Assolutamente. Non ero preparato per vedere quello che sarebbe accaduto dall'altro. Cioè, per quello che mi stava aspettando dall'altra parte di quella porta. Già. Familiare questa palestra, ragazzi. Sembrerebbe una normale palestra. Yo, Hajime. Hai sentito l'annuncio e sei venuto anche tu qui, giusto? Anche voi l'avete sentito, ragazzi? Ehi, ma... Che cosa sta facendo? Che cosa succede? Vabbè, non so parlare oggi, abbiamo capito. Oggi non è giornata, vabbè. Non che gli altri giorni fosse giornata, però oggi sto facendo più schifo del solito. Nice, Skin, tu sì che sai come funziona il commentary, perfetto. Monokuma ha detto che questo posto era la Hope's Peak Academy o un qualcosa del genere? Ma non può essere possibile. Hai ragione. In qualunque modo tu lo guardi, è impossibile. Ciao! Come vi sembra tornare in questo posto dopo tanto tempo, qui alla Hope's Peak Academy? Tu! Ehi, dove ci troviamo? Dove ci hai bloccati questa volta? Ma che shock! Vi ho detto, ragazzi, che voi vi trovate nella Hope's Peak Academy. Non c'è alcun modo che possa essere vero. Oh, ma lo è, voglio dire, questa definitivamente è la Hope's Peak Academy. Beh, oppure quello che ne è rimasto, in realtà. Quanti ricordi? Sta parlando proprio con noi, veramente. Quello che ne è rimasto? Non ve l'ho detto prima? Sfortunatamente la Hope's Peak Academy è caduta in rovina. Eri davvero serio riguardo? Io non ci credo! Ma ovviamente è caduta in rovina, voglio dire... Per quello che ne hanno fatto... Beh... Se lo sono meritato di cadere in rovina. Mi sa che forse torno su Genshin. Dovrei pure giocare a Donkey Impact 3. Che pessima patch, che esce una nuova Elysia, regalano Human Ego e altre skin. Fiche. E poi ora c'è una Summer Skin di Telema. Telema non so chi sia. Esce Human Ego ce l'avevo io, considera di mio Nutella. Invece. Che cosa intendi? Comunque, sono davvero deluso. Mi son preso tutta la briga di portarvi alla Hope's Peak Academy e non vi sentite né sorpresi né nemmeno nostalgici. Oh, vabbè. Non che comunque l'avessi fatto per voi, ragazzi. Anche se non doveste sentirvi nostalgici. Beh, sono sicuro che qualcuno qui, in questo momento, si sta sentendo nostalgico. Qualcuno? Finiscila con le tue cazzate. E vedi di parlare immediatamente. Perché ci hai portato qui, bastardo? Anche se sono certa... Non sono certa delle mie memorie. Credo che siamo entrati nell'antica rovina e... Kina hai deluso Monokuma nel primo titolo. In che senso ho deluso Monokuma nel primo titolo? Significa... che ho fatto questa Hope's Peak Academy fra la porta della rovina e all'interno della rovina. Che cosa intendi con fra? Che cosa intendi con fatto? Oh, cavolo. Le vostre menti vi stanno facendo fare cose che... Cioè, vogliono semplicemente delle informazioni che posso soddisfare? Bene, molto bene.
D'accordo. Allora sarà meglio che vi sbrigate con il vostro esame di diploma. Perché è nella mia natura provvedere a un piccolo intrattenimento. Oh no, ora sono nostalgico. Non so, lo dice lui. Non lo so perché lo abbia deluso nel primo titolo. Intrattenimento? Stai pianificando di farci fare qualcosa, non è vero? Non è nulla di essere così cauti a riguardo. Non che cesseranno... Aspetta. Not you'll be making life exchanges or anything like that. Ok, non che cambierà la vostra vita o qualcosa del genere. Si tratterà semplicemente di un esame di diploma. E allora, che cos'è questo esame di diploma? Beh, come vostro preside, sono piuttosto in conflitto e lo sapete. D'altro canto, sarei davvero felice se voi foste davvero in grado di diplomarvi. Ma nell'altro canto, sono preoccupato che chiunque voi... ragazzi starete bene dall'altra parte del mondo. Questo per cui stavo pensando di dirvi che al di fuori del mondo potrete fare una decisione. Se vorrete lasciare Jabberwock Island oppure rimanere qui. Ah? Ovviamente ce ne andremo via. Non c'è alcun modo che resteremo qui. Questo è davvero fastidioso. Vedi di sbrigarci e facci scegliere. Facci scegliere adesso. Non potete farlo. Il cast principale non è ancora arrivato. Il cast principale? Nel frattempo voi ragazzi siete solamente degli extra, finché gli ospiti d'onore arriveranno. Per cui smettetela! Sbrigatevi e cercate il mondo esterno. Vabbè, se rimani mica continuano gli omicidi, effettivamente. Che cosa intendi? Beh, ho messo dappertutto dei materiali per le materie che dovrete cercare attraverso la Opspeak Academy. Beh, non penso che questo bisogna dirlo, però tutte le informazioni sono accurate e non contengono bugie. O comunque qualcosa del genere. Altrimenti il cast principale si arrabbierà con me. Per cui, per favore, fate del vostro meglio durante questo viaggio scolastico. E come al suo solito, Monokuma, con le sue parole criptiche, è scomparso. Anche se lo scenario è cambiato, anche se gli omicidi sono finiti, tutto era come nella norma. Che cosa sta succedendo? Mondo esterno? Cast principale? In qualche modo ho un brutto presentimento riguardo ciò. Grazie Franci, bevo subito. Per quanto st'acqua faccia schifo in realtà, però. Voilà. È come se stesse insistendo che questo posto sia la Opspeak Academy. Ma è impossibile, giusto? Come cavolo abbiamo fatto a tornare alla Opspeak Academy da un'isola tropicale in primo luogo? È impossibile. Non c'è alcun posto per la Opspeak Academy. Non può esistere su Jabberwock Island. No, non mi fido di te, Franci. Te lo dico a chiaro e tondo. Ho detto che voglio tornare indietro, ma non che voglio tornare indietro in un posto inquietante come questo. Che cosa intende? Ci sono così tante cose che non capisco che sono cadute su quell'isola. Questo edificio è davvero la Opspeak Academy. Chissà. Questa è la Opspeak Academy che ho ammirato per così tanto tempo. Ma che diavolo sta succedendo? Dannazione, perché sta succedendo? Perché?
ero stato finalmente in grado di frequentare la Upspeak Academy. Ho finalmente pensato che sarei stato più sicuro di me stesso. Eppure così... Volevi diventare la speranza? Se è davvero questo che stavi pensando, allora falla finita. Ascolta attentamente. Gli unici umani degni di diventare speranza sono coloro che posseggono fantastici talenti e volontà forti. E nel momento in cui sei nato in questo mondo, non avevi né una né l'altra. Non si può fare nulla con solamente lo sforzo. Devi essere scelto dalla speranza per diventare speranza. Questo è perché non sei nemmeno degno di ammirazione. Oppure eri così cieco dalla tua ammirazione per la Upspeak Academy che non sei nemmeno riuscito a vedere ciò. Beh, sei solamente un nessuno proveniente dal corso di riserva. Non aveva nessun talento fin dall'inizio. E un nessuno che dimentica di essere un nessuno. Sei solamente questo. Va bene, allora non ti mando più nessun video. Ok, Crunchy. Se sono davvero nessuno, allora... avreste dovuto lasciarmi da solo. Perché sto passando attraverso un qualcosa del genere? Hajime, è successo qualcosa? Ah? Adesso non c'è tempo di... distrarsi. Scusatemi, non è nulla. Davvero, non riesco a capirlo, ma... È tutto così? Finché non prenderemo a pugni Monokuma, nulla si risolverà. E questo quello che significa? Allora, che diavolo è comunque Monokuma? Non fa parte della Future Foundation, giusto? Anche se dici così, allora che cos'è la Future Foundation? Anche se Chiaki e Monomi sono scomparse, la nostra situazione non è cambiata di un minimo. Il che significa che la Future Foundation non era nostro nemico. Questa è l'unica cosa che posso pensare. Allora non sono World Ender? Allora siamo veramente stati ingannati da Monokuma? Comunque, la Future Foundation è responsabile per averci intrappolato sull'isola, giusto? Togliendo ciò, credo che Monomi non l'abbia mai negato. Anche se erano nostri alleati, potrebbero non essere solamente nostri alleati. Forse Monokuma ci sta dicendo di indagare su quelle informazioni di nostra spontanea volontà. Chiaki ha detto che non poteva tradire la Future Foundation. Ma se fosse ancora viva, beh, definitivamente ci avrebbe aiutati. Non solo lei. Aspetta. Ah no. No, anche se fosse stata con noi non ci sarebbe stata di grande aiuto. Allora, che cosa dovremmo fare? Beh, è così ovvio. Se vorremmo uscire di qui in modo sani e salvi, dovremmo prima sottoporci all'esame di diploma, giusto? Esame di diploma? Non sono molto brava a fare gli esami. Beh, immagino che sia comunque meglio che le persone muoiano. Tu lo sapevi che Claudio Bisio ha rubato il trailer di GTA 6? Non lo sapevo. Mi hai attirato molto con questa cosa. Hai attirato la mia attenzione. Monokuma ha detto qualcosa riguardo a un viaggio sul campo, giusto? E ci stia dicendo di investigare proprio come... cioè di indagare proprio come abbiamo fatto solitamente. D'accordo allora, lo farò. Preparatevi. Sì, forse dovremmo riuscire a imparare qualcosa riguardo alla Upspeak Academy, riguardo a noi stessi. Non mi importa se non so più nulla. Voglio semplicemente che possiamo tornare alle nostre vite normali. Mi va bene anche così. Ehi, potremo tornarcene a casa quando tutto questo sarà finito, vero?
Potremmo andarcene via da questa dannata isola, vero? Beh, se questo è il caso, allora lasciamo quest'isola tutti in vita. Diavolo, sì! Ha ragione. Ora non c'è tempo. Che cazzo vuol dire Bimohan? No, scusate il francesismo, ma non ho mai visto sto termine in tutta la mia vita. Vediamo. Vediamo cosa vuol dire. Lamentarsi. Ah, ok. Cioè, davvero lamentarsi vuol dire? Ora non c'è tempo per lamentarsi di quanto io sia sfortunato. Dove si trova questo posto? Cos'è successo all'Opsfic Academy? Nulla di tutto questo importa. Quello che è importante è che devo lasciare quest'isola insieme agli altri. Abbiamo sacrificato così tante vite per sopravvivere, solo per fare ciò. E come Moal, ma quando te lo rimani. Va bene. Non c'è alcun modo che possiamo fermare. Sì, però si immaginavo che fosse uno scherzo. Bevo un po' d'acqua che oggi, boh, sono più strano del solito. Non lo so. Mi sento più destabilizzato del solito. Monokuma dovrebbe già sapere quello che stiamo pensando. Per cui, perché ci ha detto così? Dobbiamo decidere di nostra spontanea volontà se lasciare o rimanere su Jabberwock Island. Cioè, se restare su Jabberwock Island o se andarcene. Ha detto che non sceglieremo mai... Cioè, dovrebbe sapere già che non sceglieremo mai di rimanere su quest'isola. Scusatemi ragazzi, devo un attimo riprendermi, che a quanto pare non sono molto in forma. No. Allora, che cosa faremo? Possiamo già iniziare? Ah, Ma anche se fosse, dove dovremmo cercare? Dobbiamo controllare questo edificio costruito a culo? Anche così, non credo che troveremo delle risposte a tutte le nostre domande all'interno di questo dannato edificio. Bene, allora andrò ad avanti per adesso. Ehi, stai già andando via? Cosa pensa di fare questa idiota, correndo senza cautela? Ovviamente non sta pensando a nulla. Beh, starà bene finché non ci saranno altre occasioni dove dovremo prendere la vita degli altri. Sono sicura che dovremo fare del nostro meglio anche noi. Come ha detto, non sarà spaventoso se tutti quanti si fermeranno al semaforo verde. Se ci fermiamo al semaforo verde non raggiungeremo mai il nostro obiettivo. Akane se n'è già andata di sua spontanea volontà. Sarebbe più veloce se ci dividessimo e lo guardassimo in giro. Proprio come ha detto Sonia, non ci saranno più omicidi, per cui non dovremo preoccuparci del fatto che qualcuno possa tradirci. Bene, allora direi che possiamo andare avanti e poi andare a casa. Io vado avanti, ci vediamo più tardi ragazzi. Con quelle poche parole, Fuyuhiko ha lasciato la palestra. Farò del mio meglio per ottenere degli indizi magnifici che possano essere utili a chiunque. E ora, scusatemi, vado anch'io. Sonia, con un grande inchino, ha lasciato la palestra. Signorina Sonia! Signorina Sonia, per favore, non mi lasci indietro! Sarà in pericolo se la lascerò da sola. Kazuichi ha inseguito Sonia ed è partito, ha lasciato anche lui la palestra. Beh, dovrei sbrigarmi e iniziare anch'io. Solo un pochetto. Ancora un pochettino e tutto questo avrà fine. Posso scappare da questo incubo e tornare al mio solito, alla mia vita pacifica di ogni giorno. L'unica cosa che dovrò fare è avanzare verso la speranza. Anche però, se non capisco, ci sono un sacco di cose terrificanti che continuano ad accadere.
per il bene di tutti quanti che non sono riusciti ad arrivare fino in così lontano, definitivamente riuscirò a tornare a casa. Mi sono morso la lingua, tra l'altro, pure. Cazzo, che male. Ma vabbè. Intanto c'è un altro Monokuma qua. やればできるじゃない。 Già. Ecco qua. Il capitolo 6. Dopo una oretta siamo arrivati al fare l'indagine. All'interno della palestra non c'è nulla degno di nota, mi sa. Ok, possiamo uscire. Abbiamo trovato già 2 Monokuma su 5, ottimo. Ah, siamo al 5º piano. Quindi sì, avevi ragione, Ciel. Può essere che eravamo alla classe del massacro del primo gioco. Ah? Questo è strano. Questo è il corridoio. Quando pensavo di aver raggiunto la palestra, ma è chiaramente diverso. Che sia opera di Monokuma? Che stia cercando di confonderci nuovamente? Non so che cosa stia facendo, però continua a farlo ancora e ancora. È davvero persistente. Ma non cadrò nella sua trappola. Non c'è alcun modo che questo mi possa trattenere per andare indietro. Ok. Ok, ci sono un bel po' di sale bloccate. Parliamo con Sonia. あの Questo corridoio... c'è uno strano presentimento. No? Come se ci fosse una sorta di muro invisibile che ha eroso, che ha eretto i nostri limiti. 弱りましたね。 Oppure sono solo io. Chissà. È tutto corrotto quasi. No, qua non possiamo andare. Qua c'era il laboratorio di biologia, se vi ricordate. Eh sì, è anche bloccato quest'area. Vediamo cosa non è bloccato. Effettivamente. Oh no, sono dentro un videogioco con i muri invisibili. Praticamente. Ah, possiamo entrare nel dojo. Entriamo nel dojo allora. Questo è un dojo? È pieno di cose strane che mi fanno pensare che non è possibile che ci troviamo all'interno di una scuola. Forse si tratta di uno sbaglio. Aspettarsi che all'interno di questo edificio abbia senso. Controlliamo. Ok, non mi pare ci sia un Monokuma qua da queste parti. Qua c'è un'armatura. C'è un'armatura con un elmo che gli sviluppatori della mappa volessero rispecchiare un dojo giapponese. Boh. Ok. Qua c'è un libro. Cos'è questo? Che sia un manga? Il titolo è Manga per deficienti. Una storia sulla Offspeak Academy da parte di Monokuma? Perché questo manga con un titolo così sospetto si trova in un posto come questo ed è pure aperto? Iniziamo con la lezione di storia per prima cosa, ragazzi. あのね Leggere manga è il terzo modo migliore per imparare la storia. Allora, qual è il primo? Vi starete chiedendo. Quello dipende dalla persona. Ok. Proprio come pensavo, Monokuma ha fatto ciò. Questo totalmente spiega per quanto sia sospetto. Vorrei davvero ignorarlo, ma non c'è alcun modo che io possa farlo. D'accordo, lo controllerò. Ho guardato al suo interno per vedere se ci fosse una sorta di indizio per scappare via di qui. Vediamo. Ho preso il manga dal pavimento e ho iniziato a girare attraverso le pagine. Un'introduzione sulla storia della Offspeak Academy.
narrato dal personaggio sulla copertina alquanto caruccio. La storia inizia con un'introduzione sulla Hopspeak Academy. La Hopspeak Academy è una scuola fondata dal governo con un privilegio solamente che può essere frequentata dagli studenti del liceo con dei talenti. Ma alzare la speranza per influire sul futuro della nazione. Per cui gli alunni sono i leader chiave di queste varie industrie. I nuovi studenti vengono scelti con uno processo di ingaggio, ma solamente quelli che vengono ingaggiati sono gli insegnanti della Hopspeak Academy, che servono sia da educatori che da ricercatori di talento. La Hopspeak Academy non è solamente una scuola per il talento, è anche una scuola per ricercare i talenti. Comunque, per gli anni passati la Hopspeak Academy ha sofferto di un declino nei fondi. Se questo dovesse persistere, l'Accademia crede che non saranno in grado di fare altri progressi con la ricerca di talenti. Per cui hanno deciso di implementare un nuovo sistema. Il corso di riserva. Al contrario del corso principale che ingaggia gli studenti, il corso di riserva utilizza un esame di entrata generale. Normalmente la facoltà viene presa in carica dopo il reparto di riserva. Le spese e gli esami per il dipartimento di riserva sono molto alte rispetto alle normali scuole del liceo. La Hopspeak Academy ha ricevuto un sacco di domande grazie a ciò. La Hopspeak Academy adesso al suo interno ha anche un sacco di persone senza talento, persone che erano interessate solamente al brand. Con ciò la Hopspeak Academy è riuscita ad ottenere un sacco di fondi, ha iniziato a scavare ancora di più la ricerca sul talento per creare il più grande desiderio della Hopspeak Academy, un vero genio che diventerà la speranza dell'umanità, dell'uomo. Vediamo un po' come fare. Spero che non si sia sentito l'aereo che è appena passato, perché sennò devo chiudere la finestra. Ma proprio quando avevamo pensato che tutto quanto stesse andando bene, è successo un incidente senza alcun precedente. Quell'incidente ha triggerato la tragedia, la più grande e tremenda, cioè il più grande, più tragico e più tremendo evento della storia dell'umanità. Esatto, si tratta della tragedia della Hopspeak Academy. La Hopspeak Academy era coinvolta in questo incidente ed è stata forzata a chiudere i battenti senza aver compiuto nulla. Io ho sentito solo Claudio Bisio, non ho detto Claudio Bisio. La fine. Ah? La fine è stata così improvvisa, come se il manga fosse stato cancellato nel bel mezzo della sua pubblicazione. Per di più, quelle frasi che ha menzionato alla fine del manga, la tragedia e la tragedia della Hopspeak Academy, questi nomi sono così melodrammatici. Non c'è alcun modo che questi incidenti possano essere avvenuti, giusto? Questo manga menziona solamente i nomi, per cui non so realmente i dettagli, però no, deve essere solamente stata una perdita di tempo chiedersi un qualcosa del genere che non ha senso. Più importantemente ho scoperto qualcosa grazie a questo manga. Il corso di riserva. Il dipartimento che è stato costruito solamente per collezionare soldi. Io ero uno di questi studenti del corso di riserva, giusto? Che strano. Oh, sei di nuovo qui.
La cosa che è strana sei tu, ovviamente. Oh? Perché mai ti eri dimenticato di essere parte del corso di riserva? La Future Foundation ti ha preso solamente una parte della memoria della tua vita scolastica, giusto? Dovresti sapere chi eri nonostante tu sia entrato senza avere alcun talento, giusto? Per cui penso che sia davvero strano il fatto che tu abbia dimenticato un qualcosa del genere. Che cosa vuoi che ti dica? Basandoci sulle mie assunzioni, la Future Foundation voleva forse nascondere il fatto che tu eri uno degli studenti del corso di riserva. Oppure ti sei sigillato le memorie tu stesso. Oh? Volevi diventare sicuro di te, per cui pensavi che dimenticare tutto quanto, tutte quante le cose imbarazzanti. Lo sai, quando gli umani sperimentano un trauma, qualche volta cancellano le loro memorie di quello che è successo. Succede molto spesso, per cui ora dovresti saperlo. Stai dicendo che è colpa mia se me ne sia dimenticato? Ti sbagli, non è così. Quando le cose diventano inconvenienti, diventi sempre arrabbiato e provi a nasconderlo. Beh, quello che ti aspetteresti da uno studente del corso di riserva. Dannazione, ma che diavolo! Vogliono tutti quanti far incazzare Hajime. Povero Hajime. Qua non ci sono dei Monokuma, non è che me lo stia perdendo. Questo albero di ciliegio è in piena fioritura. Beh, potrebbe essere davvero una vista bellissima vedere un albero di ciliegio in piena fioritura all'interno di un dojo. Ma in questa situazione è davvero bizzarro. Non mi pare ci siano dei Monokuma qua. In caso correggetemi se sbaglio. Se dite no guarda Kin, ci sta un Monokuma proprio lì in direzione. E dice, io vi dirò, ma come cavolo è possibile che sia così ciecato? Cioè, dai. L'obiettivo sembrerebbe essere piuttosto lontano. Se il team di produzione avesse avuto più tempo, avrebbero potuto fare un minigioco qui. Aspetta, ma che diavolo sto dicendo? Se non lo sei tu, Hajime, se rompi la quarta parete così, senza motivo. Ok, ci sono dei... Cos'è, tipo una sottospecie di tamburo? Utilizzato per il training. Volevo dire per l'allenamento. Qua ci sono degli armadietti. Ci sono un sacco di armadietti in legno qui. Ognuno di essi ha un aspetto tradizionale. Immagino che sia solamente per lo show. Non c'è nulla di particolare che possa sembrare un indizio. Quindi possiamo lasciare questa stanza. Abbiamo lasciato il Jodo. Stavo dicendo il Jodo. Vabbè. Manco il dojo. Il Jodo. Abbiamo lasciato il Jodo. Vabbè. Ok. Ah, c'è Kazuichi. Kazuichi Nisoda. Questo corridoio è davvero inquietante. Non posso andare nei posti in cui dovrei riuscire ad andare. Sembra come se ci sia una regola che forza le direzioni senza alcuna ragione. Come se ci fosse un muro invisibile o qualcosa del genere. Chissà. Qua non possiamo andare. Possiamo andare nella quinta A però. Vediamo cosa c'è nella quinta A. Ah, ottimo. Intanto non c'è nulla di nota se non l'orologio e la foto qua dentro. Il clock? Sì, il clock, va bene. L'orologio non ha le lancette. Che ore sono adesso? Non possiamo vedere l'esterno, per cui non riesco nemmeno a sapere se sia notte o giorno in questo momento. Vediamo questo libro. C'è un altro manga.
ed è situato al di sopra di questo tavolo. Questo è manga per deficienti, la tragedia della Hope's Peak Academy. Aspetta, la tragedia della Hope's Peak Academy non era menzionata anche nell'altro manga? Questo è perché la Hope's Peak Academy è andata in bancarotta. È stato la miccia per il più grande, il più tragico, il più tremendo evento della storia dell'umanità. Se leggessi questo manga sarei in grado di scoprire di più riguardo a quell'incidente? Vediamo. Ho preso il manga all'interno cioè al di sopra del tavolo e ho iniziato a girare le varie pagine per vedere se potessi imparare qualcosa sulla tragedia della Hope's Peak Academy. La storia era abbastanza vecchia, lo stile di disegno, e si trattava di un personaggio che risolve misteri. Quello che c'era scritto qui è: come il nome suggerisce, la tragedia della Hope's Peak Academy è avvenuta nella Hope's Peak Academy. Il giocatore chiave in quell'evento è stato uno studente di nome Izuru Kamukura. Izuru era un genio conosciuto come simbolo della speranza. La Hope's Peak Academy ha utilizzato la sua ricerca per svilupparlo, supponendo che Izuru fosse il genio fra i geni e che possedesse vari talenti. Teneva un talento superiore per la speranza rispetto all'uomo. L'Accademia si è riferita ad Izuru come l'Ultimate Top. Per proteggere un talento del genere, l'Accademia ha completamente cancellato tutte le prove sull'identità e sulle origini di Izuru. A causa di ciò, la maggior parte degli studenti dell'Accademia erano completamente ignari dell'esistenza di Izuru. Ma Izuru era conosciuto come il simbolo della speranza ed era anche il responsabile di quell'orribile incidente. 13 studenti della Hope's Peak Academy del consiglio studentesco, ed erano i più brillanti e migliori tra tutta l'Accademia, sono stati uccisi brutalmente da Izuru. Comunque, quell'incidente non finisce lì. L'Accademia ha provato a proteggere il talento superiore di Izuru e ha cancellato l'incidente come se non fosse mai avvenuto. Comunque, un certo studente ha iniziato a lavorare in segreto e ad utilizzare quell'incidente a suo vantaggio. Quello studente ha scoperto quello che aveva fatto l'Accademia e ha reso quella scoperta pubblica. Ha dato fuoco cioè... Aspetta. Ciò ha dato fuoco agli studenti del corso di riserva, che cioè ha messo in moto più che ha dato fuoco. Non so se mi sono spiegato. L'ho capito adesso leggendo la frase, perché non mi veniva al termine. Che erano da tempo immemore insoddisfatti nel modo in cui erano trattati, e le rivolte erano iniziate, e con ciò l'ha portato la distruzione della Hope's Peak Academy. Questa è l'interezza della tragedia della Hope's Peak Academy. Eventualmente quell'incidente ha portato a un qualcosa di orribile e devastante. L'incidente che è conosciuto come il più grande, più tremendo e tragico evento della storia dell'umanità. Lavoro citato: Danganronpa 0. Ah, giusto! Non ve l'ho mai raccontato, effettivamente, ora che è stato citato in merito. Per chi non lo sapesse, Danganronpa 0 è una light novel che racconta, stavo facendo narrara, perché stavo per dire narra e racconta insieme. È una light novel che racconta gli avvenimenti che sono avvenuti prima del prequel di Danganronpa 3, che è un prequel, è un sequel
allo stesso tempo di Danganronpa Trigger e P-Evoc. Per cui, se mai voleste sapere di più riguardo quello che è successo dopo l'anime di Danganronpa 3, Future Arc e Despair Arc, ovviamente non vi sto a dire che Future Arc è il seguito di Danganronpa 2 e Despair Arc è il prequel di Danganronpa 2. Praticamente vi fa ad approfondire un po' un paio di personaggi che alcuni nemmeno appaiono all'interno dell'anime di Danganronpa 3, mentre altri vi appaiono. Però sì, è abbastanza intricata come cosa. Se siete interessati di più a ciò, magari in futuro potremmo fare una live di approfondimento, anche quando avremo finito Danganronpa D3, magari facciamo un just chatting e proviamo ad addentrarci tutti nella lore di Danganronpa insieme, se vorrete. Fatemelo sapere magari, se siete interessati a ciò. Con un sospiro pesante ho chiuso il manga. Dovrei credere a ciò? Non c'è alcun modo che 13 persone siano state uccise alla Upspeak Academy. Ma quale ironia! Per un genio conosciuto come l'Ultimate Top, causare un incidente davvero grottesco. Un talento come il suo è troppo regale per la società. È come provare a comprare un succo di frutta con una barra d'oro. Dovresti essere fortunato ad essere così incompetente. Dannazione. Ogni volta che appare si prepara a dirmi qualcosa di offensivo. Seriamente, mi sta facendo incazzare. Ma l'Ultimate Top, Nagito l'aveva già menzionato prima d'ora. Sembrerebbe però che il suo significato abbia una risposta totalmente diversa qui. Quello che aveva detto Nagito riguardo al vero significato della speranza. Ma per Isuru la speranza semplicemente significherebbe talento. Più importantemente, un genio che possiede vari talenti. Desidererei mi avessero dato uno di quei talenti e di non essere parte del corso di riserva. Esatto, il corso di riserva. Qui diceva che gli studenti del corso di riserva avevano, cioè nel dipartimento del corso di riserva avevano iniziato una rivolta. Ma allora che ne è stato di me? Anch'io ho fatto parte di ciò? No, non è possibile. Non c'è alcun modo. Io non avevo alcuna ragione per fare qualcosa del genere. Chissà. Vediamo, Hajime. Comunque, ora che ho scoperto di più riguardo alla tragedia avvenuta dell'Outspeak Academy, però il più grande, più tremendo e più tragico evento della storia dell'umanità è un incidente molto peggiore, giusto? Che razza di incidente dovrebbe essere? E qual è l'altro studente che non è Isuru? Un certo studente che segretamente ha utilizzato l'incidente a loro vantaggio. Di chi si tratta? Quell'incidente è veramente incasinato. Ma tutto quello che sta facendo fare è far sorgere più domande. Questi misteri semplicemente iniziano a mettersi uno sopra l'altro. Qui dentro non mi pare ci sia altro, non dovrebbero esserci Monokuma, per cui andiamo via. Si sta facendo intricata la questione. Nel dojo ci siamo già stati, qua dentro non possiamo andare. Non possiamo andare nemmeno qua, giusto ragazzi, che io ricordi. Non vorrei dire una cazzata. In caso scusatemi. No, non possiamo entrare. Va bene. Invece nel giardino possiamo andare? Oppure no? Vediamo. No, anche il giardino è bloccato. So che è il giardino perché, vabbè, la disposizione delle varie stanze me la ricordo dal primo gioco. E adesso dove dovremmo andare allora?
Non ne ho la più pallida idea, sapete? Perché non c'è altro in teoria. Boh. Penso che dobbiamo andare al quarto piano, ma come dovremmo andarci? Chissà. Boh. Non ne ho la più pallida idea. Vediamo un po', cerchiamo in giro. Non credo che il laboratorio di... Ah no, è aperto adesso il laboratorio. Ah, ok. Quindi dobbiamo andare qui adesso, al laboratorio di biologia. Ma che diavolo è questa stanza? Fa un freddo cane qua dentro. È quasi come se stia in un... se fossi in un freezer. Stando qui potrei morire di ipotermia. Dovrei sbrigarmi, indagare, così posso andarmene qui il più prima possibile. Oggi sto parlando veramente male, perdonatemi. Qua ci sono i freezers. Questi li ho già visti nei film prima d'ora. È un frigo che preserva i corpi morti. Beh, almeno è quello che sembra, però non è possibile, giusto? Tenere dei corpi morti all'interno di di un liceo... Beh, cioè di un laboratorio di biologia all'interno di un liceo non è un qualcosa di cui dovresti scherzare. Sembra tutto così forzato. Quest'idea dovrebbe essere cancellata durante lo sviluppo o qualcosa del genere. Ma che sto pensando? Ah! Guardate qua. Che roba. Terzo Monokuma. Me ne mancano 2. Nice. Credo che possiamo interagire solamente con... Ah no, anche con i tappeti e... basta. Vediamo i tappeti. Sembrerebbero dei tappeti di plastica. Perché li hanno lasciati qui così? Beh, pulisci dopo di te, giusto? Va bene. Oh no, ma che fai? Sei lo sviluppatore di Danganronpa? E boh, Hajime ha iniziato a rompere la quarta parete, chissà perché. C'è un altro manga che si trova proprio qui. A questo giro il titolo è Manga per deficienti. Il più grande, più tremendo e più tragico evento della storia dell'umanità. Lo sapevo. Il prossimo era ovviamente qualcosa riguardo a questo incidente. Il più grande, più tremendo e tragico evento della storia dell'umanità. Che cosa si tratta di questo incidente? Potrebbe essere un qualcosa di noioso. Ho girato le pagine del manga e ho sperato di aver ragione. Una storia che trattava di personaggi disegnati in maniera inquietante, che coinvolgeva in incidenti orribili. Un incidente conosciuto come il più tragico, il più tremendo e il più grande evento della storia dell'umanità. Li ho invertiti gli aggettivi, ma vabbè, il risultato non cambia, sempre quello è. È stato disegnato in maniera così grottesca perché questo incidente è davvero grottesco. Comunque l'inizio di questo manga inquietante inizia con questa frase. La tragedia dell'Opspeak Academy è stata semplicemente l'inizio. All'inizio le rivolte degli studenti del corso di riserva avevano fatto scattare la tragedia dell'Opspeak Academy, che inizialmente si sperava si risolvesse velocemente, ma la situazione ha continuato a scalare a pericoli estremi. Il movimento ha iniziato a diffondersi per tutto l'internet e se ne parlava sulla community online.
la community non era limitata agli studenti, ma anche a persone di varie razze e nazioni hanno iniziato ad entrare a far parte. Ma il movimento non era confinato all'internet, ha iniziato a diffondersi anche nel mondo reale. Quando il movimento è iniziato era indistinguibile da ogni altra dimostrazione ispirata dalle unrest, non ho idea di cosa significa social unrest, vediamo un attimo, così almeno vi do un significato giusto. Social unrest, vediamo. Disordini, ok. Dai, disordini sociali. Ma si è espansa in tutto il mondo. Certe anomalie sono venute fuori alla luce, ma quando è stato troppo tardi, alla fine il suo significato è svanito. Ha portato distruzione e ciò era l'unico obiettivo. La forza ha macellato la debolezza. La debolezza ha ucciso i più deboli fra di loro. E presto la debolezza ha formato fazioni che hanno brutalmente ucciso i forti. In che senso razze? Chi si dice etnie? Se no arrivano i Twitter di finiti attivisti ipocriti. Qua c'è scritto razze, per cui racist a casa mia vuol dire razze. Vedi un po' te, Nutella. La violenza e la morte hanno continuato a diffondersi. Lo shock delle loro azioni ha iniziato a sparire. Se l'era del... Come cazzo sta succedendo all'Avatar? Vabbè. Se era l'era della regressione in tempi incivilizzati, allora la morte ormai era la norma. I media erano super saturati con le morti, fino al punto che con le morti, fino al punto che le persone li guardavano, diciamo, gustandosi il loro pasto. In quel mondo ho realizzato... Cioè, in quel tempo il mondo ha realizzato quello che il mondo era diventato. Era troppo tardi per fermarsi dopo quello che era successo. Un sentimento di immensa disperazione ha iniziato a diffondersi e a terrorizzare il mondo. Gli atti di terrorismo e i coup d'état hanno iniziato ad accadere in tutto il mondo. Una guerra era avvenuta in nome della disperazione. No, non lo scrive, cioè, magari. Una guerra combattuta non per principi, non per religione, né per guadagno personale. Solo guerra. Pura guerra. A causa di ciò, non c'è alcun modo per risolverla. Come poteva un movimento iniziato da studenti del liceo progredire in uno scenario così senza speranza? L'unica spiegazione era l'esistenza di una certa organizzazione, devota a un certo studente che ha influenzato la Upspeak Academy, un gruppo chiamato Ultimate Despair. Invece di utilizzare i talenti della Upspeak Academy per il bene dell'umanità, la speranza dell'umanità, li hanno utilizzati per il bene della disperazione dell'umanità. I membri chiave della società hanno utilizzati hanno utilizzato la loro influenza per fare il lavaggio del cervello alle masse, per diffondere disperazione. I programmatori hanno scritto software per diffondere disperazione. I potenti e gli influenti hanno creato nuovi valori e morali per diffondere disperazione. E con ciò hanno creato la tragedia.
Il più grande, più tremendo e più tragico evento nella storia dell'umanità. Con sto nome e sto gruppo sono proprio degli edgy boy, veramente. Finché gli Ultimate Despair esisteranno, la disperazione travolgerà il mondo e non avrà mai fine. La tragedia non finirà mai. Il mio cuore stava battendo all'impazzata, ma il mio corpo sembrava freddo. E non era solo perché stavo congelando nella stanza. Il più grande, più tremendo e più tragico evento nella storia dell'umanità. Questo è veramente tutto fantasioso. Voglio dire, se questo davvero fosse vero, allora che cosa starebbe succedendo adesso nel mondo esterno? La mia famiglia, i miei amici, i bombini che frequentavo di solito, le librerie, il mio ristorante preferito. Che cosa è successo a loro? Ehi, ehi, stai davvero urlando contro un manga? Ma quanto sei pazzo? Chi mai dovrebbe divertirsi a leggere un qualcosa del genere? Oh, non ti piace il manga? Uno studente del liceo a cui non piacciono i manga è come una signorina d'ufficio a cui non piacciono le caramelle. Smettila! Che cos'è questo manga falso? Pensavo che sarebbe ovvio voler sapere quell'evento tragico e orribile che ha distrutto il mondo, ma per te non ricordarlo è davvero una disperazione. Questo è colpa della Future Foundation, però, grazie a loro che vi hanno rubato le memorie scolastiche. L'incidente avvenuto in quel periodo vi ha completamente stato rimosso dai vostri cervelli. L'incidente è veramente avvenuto e io me ne sono dimenticato. Non c'è alcun modo che sia possibile. Quante volte te lo devo dire? Tutti gli indizi qui sono proprio reali. Per favore, cerca di capire. Sono qui con te alla radice. Se non vuoi imparare l'intero avvenimento che è avvenuto nel mondo esterno, voi ragazzi ci soffrirete perciò. Volevo semplicemente aiutarvi in modo che potrete vivere adeguatamente le vostre vite nel mondo esterno. Capisco. Ecco allora che cos'era. Questo allora intendeva dire con ciò che aveva detto all'inizio. Sì, che chissà se vorrete andarvene via da Jabberwock Island. Probabilmente. Sta cercando di farci sentire disperati verso il mondo esterno, per farci rimanere sull'isola. Ma non c'è alcun modo che farò quello che vuole. La disperazione è un qualcosa che semplicemente non può esistere. Il mondo esterno dovrebbe essere pieno di speranza, proprio come ora. Forse no, definitivamente è così. Ok, la tragedia. Beh, comunque, se sia veramente avvenuto o meno questo incidente, che cosa diavolo è il gruppo chiamato Ultimate Despair? Sono devoti a un certo studente che guidava la Offspeak Academy nella sua distruzione? Che siano connessi sia alla tragedia che alla tragedia della Offspeak Academy? Per di più, quell'organizzazione non è solo una persona, ma un gruppo di persone. Ma se sono conosciuti come Ultimate Despair, sono studenti liceali, giusto? Beh, se fosse veramente così, allora immagino che dovrebbero essere chiamati Ultimates. Allora, che gli omicidi siano coinvolti anche con loro? No. Continuando così, continuerò a morire di ipotermia. Sono al mio limite, devo uscire da qui. Sono corso il più velocemente possibile dalla stanza dei freezer. Perfetto. Ok. Ci sono andato davvero vicino.
Stavo quasi per morire di ipotermia. Dove dovevi andare come prossimo luogo? Vediamo se il quarto piano adesso è disponibile. Perché le altre stanze sono bloccate. No, non è ancora disponibile il quarto piano. Ok. Però è disponibile la quinta B. Vediamo. C'è fu Yuiko insieme a Monokuma. No, dovrei ignorarlo. Dovrei giusto pretendere di non averlo visto. Io controllo che qua non ci sia nulla. Vediamo fu Yuiko. Quando sono entrato in questa stanza, quel bastardo di un orso all'improvviso era qui. E ha continuato a guardarmi. Mi chiedo perché. Sarà comunque una merda in qualunque caso. Per cui ti lascerò badare a lui. Non c'è alcun modo che baderò a questo idiota. Nemmeno io voglio farlo. Guardiamoci. Perché? Ciao Hajime. Spero che tu stia bene. Stai bene. Stai bene, non è vero? E cosa stai facendo qui? Beh, c'era un'altra cosa che avrei dovuto dirti riguardo questo piano. Mi sono annoiato di disegnare manga. Puoi perdonarmi se te lo dico di mia spontanea volontà? Avresti dovuto farlo fin dall'inizio. Non voglio leggere i tuoi manga in primo luogo. Uno studente del liceo che a cui non piacciono i manga è come un lottatore di sumo a cui non piacciono gli hotpot. Inizio veramente ad essere annoiato dalle tue cazzate. Sbrigati. Che cosa hai bisogno di dirmi? Si tratta dell'informazione chiave che stavi aspettando da così tanto tempo. Sorpresa, si tratta dell'Ultimate Despair. Ah? Anche se in questi giorni il termine Ultimate Despair si riferisce a un gruppo. Originalmente il titolo era stato conferito a una ragazza liceale che era molto potente, malvagia e temuta fra le persone in vita. Una ragazza liceale? La signorina Junko Enoshima. Junko Enoshima? La precedente Ultimate Despair che ha creato una disperazione con il suo charme e il suo umorismo. Ed è stata lei ad aver creato gli Ultimate Despairs. C'era davvero una orribile persona in quel gruppo. Aspetta un secondo. Non so che cosa siano gli Ultimate Despairs, ma chiaramente non sono così facili da formare un'organizzazione. Non c'è alcun modo che un gruppo di persone possa far parte di un'organizzazione creata da una ragazza liceale con il cervello a quel paese. Gli umani sono così ossessionati dalla loro filosofia che hanno un potere surreale per attirare gli altri. È un tratto che viene condiviso dai leader più famosi attraverso la storia, giusto? Non c'è nulla di strano riguardo ciò. Quello lo deteneva anche la signorina Junko. Con la sua abilità carismatica di attirare le persone, ha influenzato anche i più grandi echi col suo potere. Le sue connessioni erano la ragione principale per cui l'incidente è diventato la tragedia in primo luogo. Per cui ha anche reclutato persone che avrebbero potuto neutralizzare la minaccia. Allora qual era il suo scopo? Proprio come ti ho detto. Perché mai avrebbero causato quell'incidente? Non ha alcun senso. Aveva uno scopo giusto.
Non c'è alcun modo che abbiano fatto questo senza alcuno scopo. あのね。 Era la disperazione di Junko Enoshima? Oh? Per Junko Enoshima la disperazione non riguarda uno scopo, un set di principi, un modo di vivere o un istinto. La disperazione che definisce Junko Enoshima la definisce come Junko Enoshima. Che cosa stai dicendo? Sono un animale di stoffa, agile e umano, proprio come questo. Junko Enoshima era così piena di disperazione, tanto che era senza speranza. Vivere, morire, mangiare, amare, per lei tutto era disperazione. Ma che diavolo! E con la sua forza, cioè sì, con la sua personalità sovrimponente, Junko ha reclutato gli Ultimate Despairs uno ad uno. Ha controllato la loro disperazione, prendendone vantaggio del loro amore, odio, dei loro odio, diciamo, tutto. La disperazione di Junko era molto più spaventosa di ogni altra cosa. L'idea gli è arrivata direttamente nelle loro menti. Anche così, gli Ultimate Despairs sono stati reclutati nulla dalle labbra di Junko. Tutta la disperazione era dedicata a Junko Enoshima. Proprio come Believers, coloro che credono in... I credenti, ok, non mi veniva. Proprio come i credenti che fanno gli offerta a Dio. Proprio come una madre che provvede a dare del cibo ai loro figli. Cioè ai suoi figli. Erano così dediti alla disperazione che potevano scappare dalla disperazione. Tutto in nome tutto nel nome di Junko Enoshima. Per esempio, hanno ucciso le loro famiglie, i loro amici, e hanno distrutto i loro corpi, mutilandoli. Facendo ciò, hanno completamente creduto che fosse un qualcosa che avrebbero dovuto fare. Non c'è alcun modo che possa essere avvenuto un qualcosa di così folle. あれあれ。 Ah, conosci riguardo gli ultimi giorni degli studenti del corso di riserva? Durante la tragedia della Opspeak Academy? Gli ultimi giorni? つまり。 Junko ha il potere di cambiare i valori delle persone. Questo è anche avvenuto fra le persone famose durante la storia. Che cosa intendi durante la storia? Cosa è avvenuto al corso di riserva? もちろん。 Hanno finito di adempiere al loro ruolo. Hanno creduto in quello che dovevano fare. Ed è così che 2357 studenti studenti del corso di riserva hanno commesso uno suicidio di massa. Un suicidio di massa? Tutti 2357 studenti? Ops. Non sono stati tutti. Una persona è stata esclusa. Una persona è stata esclusa? Che sia io? Non riesco a crederci. Io non c'è alcun modo che possa crederci. L'Ultimate Despair. Junko Enoshima. Chiaramente non mi spaventa affatto. Voglio dire, Junko Enoshima è già morta. Ah? Ok. Junko Enoshima è già morta. E cosa intende?
Perché mai Fuyuhiko dovrebbe saperlo? È Santa Polenta, abbastanza. Ehi, Fuyuhiko, è davvero vero quello che hai detto? Junko Enoshima è davvero morta? Cosa? Non l'hai visto? C'è un libro chiamato Manga per idioti, Killing School Life, nella classe tutta insanguinata. Una classe insanguinata? No, aspetta. Stai parlando del Killing School Life? Che ci aveva detto Nagito? Proprio come gli omicidi in cui eravamo coinvolti, sono avvenuti degli omicidi durante la Opspeak all'interno della Opspeak Academy. Mi ricordo che il mastermind ha dato via la sua vita perché gli studenti rimanenti hanno lavorato insieme per sconfiggerla. Sì, è avvenuto proprio quello. La Killing School Life è finita alla fine. Come risultato, 6 studenti sono sopravvissuti e sono riusciti a scappare dall'accademia. Ciao Zog. Come al solito devi rompere le scatole con l'avatar femminile, grazie. Come stai? Tutto bene? Non vale per 30 minuti, frica. Vale per 15 in realtà. Cioè no, in realtà non potresti nemmeno riscattarlo 2 volte di fila. Perché puoi riscattarlo 2 volte? Si può riscattare 2 volte? È davvero strano, in realtà. Cioè, non dovrebbe essere possibile. No, in realtà no, veramente, ragazzi, non dovrebbe essere possibile. Non è 30 minuti. È solo un quarto d'ora. Ti ridò i punti perché in teoria dovrebbe esserci il countdown, però ok. Come state, ragazzi? Tutto bene? Vi faccio lo shoutout, datemi 2 secondi. Siamo al capitolo finale di Danganronpa 2 Goodbye Despair. Stiamo guardando quello che è successo. Praticamente. Prima di fare l'esame di diploma. Io abbastanza bene, grazie. Sono un po' rimbambito, oltre quello, tutto bene. Per un manga che riguarda la Killing School Life è davvero disegnato con un sacco di immagini stupide e gang stupide. Secondo ciò, il mastermind dietro ciò che ha fallito il Killing School Live era Junko Enoshima. Il mastermind che ha preso la sua stessa vita. Allora significa che Junko Enoshima è morta. Come Drugo dice di non essere un VTuber, tu dici di non essere un fanboy. Perfettamente bilanciato. Ma io non sono un fanboy, dico sul serio. Sembrerebbe che il Killing School Life fosse parte di quel più grande, più tremendo, quel qualcosa incidente. Junko ci ha preso le memorie degli studenti della Opspeak, cioè ha preso le memorie degli studenti della Opspeak Academy e li ha forzati a uccidersi l'un l'altro. Gli studenti della Opspeak Academy li ha portato via le memorie, proprio come a noi. Apparentemente l'intera cosa è stata filmata da telecamere di sorveglianza e trasmessa all'intero mondo. C'è un limite per un qualcosa di così crudele. Le telecamere di sorveglianza stavano trasmettendo l'intera cosa. Gli studenti della Opspeak Academy erano conosciuti come il simbolo della speranza, ma forzando le persone a guardare quei simboli e uccidersi l'un l'altro per il bene della sopravvivenza, beh, probabilmente stavano cercando di far guardare la trasmissione per avere una disperazione tutta di una botta. Davvero incasinato.
Ma quel piano incasinato è stato fermato. Junko Noshima ha fallito. Junko ha perso gli studenti che aveva piazzato nella sua trappola. E dopo aver sovrastato la disperazione che aveva creato, beh, si è tolta la vita. Allora Junko non esiste più. Non importa quanto fosse orribile. Non c'è alcuna ragione di temere un qualcuno che è già morto. Qualunque sia la... cioè, se sia la storia di Monokuma sia vera o meno, non importa. Junko Noshima non è più viva. Allora, chi è il nostro nemico? Se Junko Noshima è già morta, il resto... che siano il resto degli Ultimate Disperse dietro tutto ciò? Che stiano seguendo la volontà di Junko Noshima? Questa è l'unica cosa che riesco a pensare. Voglio dire, gli omicidi in cui eravamo coinvolti ricordano quelli della Killing School Life. Beh, non so chi diavolo stia imitando Junko e stia facendo tutto questo, però... Ah sì, ce la posso fare. Somatizza. Rilassati. Ok. Un'imitazione è solamente quello. Un'imitazione. Se gli studenti della Upspeak Academy hanno fermato quel problema, non c'è alcun modo che perderemo contro un fake. Contro un falso, volendo. Ma se c'è davvero un'imitazione... le telecamere di sorveglianza sono anche quelle? Così? Le telecamere di sorveglianza su tutta Jabberwock Island stanno trasmettendo da qualche parte? Proprio come le telecamere durante la Killing School Life? Chissà. Killing School Life. Ultimate Despair. Cavolo, Hajime. Tu sai qualcosa di quella storia, eh? Cosa? Hai un qualche problema con ciò? Beh, avrei veramente voluto che avessi letto la mia versione manga, dato che ci ho messo tempo a disegnarla. Oh, vabbè, alzerò la bandiera. Bandiera? Cosa intendi con alzare la bandiera? Cosa accadrà se lo farai? Un passo per volta. Ti stai avvicinando a completare la mia route personale? Non ha alcun senso nuovamente. E ora, ragazzi, vi ho detto tutto. Vi dirò tutto quello che so, includendo informazioni sia sull'esterno che sull'interno. Alzerò tutte le bandiere in maniera pazza. Ok. Vediamo un po' se si sono aperte altre stanze. Ah, siamo arrivati al quarto piano. Ah? È nuovamente cambiato in un corridoio diverso. All'improvviso sembrerebbe che stia succedendo qualcosa. No, ho già deciso. Non sarò sorpreso. E così, non c'è alcun tempo per me per sorprendersi per un qualcosa del genere. Comunque dai, fica. Solo per stavolta, dato che l'hai riscattato, te lo farò durare mezz'ora, ma considera non dovrebbe succedere, perché avevo messo il timer tipo di un'ora a null'altro che era renewable, per cui mi sembra strano che potessi farlo. Devo vedere cosa è successo con i redeem. Allora, qua non si può fare nulla, qua nemmeno. Era Akane da qualche parte. L'ho persa di vista. Dov'era Akane? Non c'era Akane, ragazzi. Aspettate, devo girarmi un secondo. Ah, eccola, è davanti a me era. Parliamoci. Akane sta utilizzando il suo naso come una bestia, esaminando tutto ciò che la circonda. Ehi, cos'è successo?
Beh, sai, è solamente il mio istinto, però... Sento che è come se qualcuno si stia avvicinando. Hm? Cosa intendi? Chi? だから、 Non lo so, è solo il mio istinto dopo tutto. È solo il mio istinto! Ma comunque il suo istinto è molto impressionante. Per qualche strana ragione è molto intuitiva. E Monokuma ha detto qualcosa riguardo al fatto che sarebbe arrivato il cast principale. By the way, godo, Akane c'è ancora. Ah, sì, Akane è una delle sopravvissute. È sorprendente, però il suo intuito deve essere nuovamente corretto questa volta. Allora, forse devo andare in aula musica? Vediamo, perché tutto il resto è chiuso. Sì, è l'aula musica aperta. Mhm. Music room. Ah? Questa sembrerebbe un'aula musica. Riesco... Cioè, sento come di poter vedere un qualcosa di strano. Madò, c'è un cazzo di monolita qui. Hajime, se non vedi questo c'è qualche problema di vista. Sembrerebbe un qualche sorta di monumento? Perché mai dovrebbe esserci un monumento nella stanza musicale? E non solo quello. Il marchio che è scolpito su quel monumento è il simbolo della Future Foundation, giusto? Tolto quello, c'è un piccolo passaggio scolpito. Per combattere il più grande, più tremendo, più tragico evento nella storia dell'umanità, i graduati, cioè i diplomati della Opspeak Academy hanno formato la Future Foundation. Ah? La Future Foundation è stata formata dai diplomati della Opspeak Academy? Non erano conosciuti come World Ender? Questa cosa è completamente diversa. Ciao Filo, buonasera, benvenuto, come stai? Tutto bene? Monokuma l'ha decisamente creata. Ok. Origini della Future Foundation. Vediamo se c'è un qualche cosa. Future Foundation, Fantastici 4. No, non c'entrano i Fantastici 4. Ah, effettivamente c'è un ologramma. Cos'è questo? Parole... Cioè, le parole stanno fluttuando. È un ologramma, giusto? Le lettere fluttuanti stavano formando una frase. Sembrerebbe un passaggio proveniente da un'email. Togliendo il rapporto che vi abbiamo dato l'altro giorno, abbiamo ottenuto delle informazioni. Una persona che dice di essere un sopravvissuto della Opspeak Academy. Cioè, tolto quello, ci sono 15 sopravvissuti. Vi starete chiedendo perché questo numero di persone questa volta? Beh, se sono i sopravvissuti della Opspeak Academy, è possibile che possano venire bersagliati dagli Ultimate Despair. Crediamo che dovremmo prenderli e posizionarli sotto nostra cura il prima possibile. Anche se non crediamo che un gruppo possa andare tanto in là senza Junko Enoshima che li tenga a bada. Nello scenario peggiore dovremmo prevenire di ripetere un Killing School Life. Anche così i sopravvissuti della Opspeak Academy dovrebbero aspettarsi di un qualcosa di alquanto di valuable. Era... non mi viene la parola giusta adesso, ma porca miseria, ogni volta. Perché non mi vengono le parole? Che non sono solo pure amore. Prezioso per noi. Comunque stiamo indagando i vari dettagli sulle loro origini. Non li abbiamo ancora localizzati. Continueremo le nostre indagini. Ah, però riguardo a quel fatto separato,
Abbiamo ricevuto rapporto sulla facilità di ricerca su Jabberwock Island. I preparativi sono completati. Sembrerebbe che possiamo procedere con la fase sperimentale del New World Program. Sopravvissuti della Offspeak Academy? 15 studenti? Che si tratti di noi? Escludendo Chiaki, che faceva parte della Future Foundation. Beh, c'erano chiaramente 15 di noi, però che cosa intende con sopravvissuti? Sembrerebbe come se stessero parlando da qualche mondo. Cos'è successo al di fuori di Jabberwock Island? Il più grande, più tragico e tremendo evento nella storia dell'umanità. Allora, cioè, se dovesse essere vero, allora il mondo non è normale, forse. Sto iniziando a sentirmi come se sarebbe meglio se quelle memorie non le dovessimo ricordare affatto. Ok, sopravvissuti dell'Accademia. Immagino che questi siano tutti gli indizi in questa stanza. Finalmente è confermata, la Future Foundation è dalla nostra parte, almeno. Beh, a quanto pare è stata fondata dai graduati della Offspeak Academy e ci stanno cercando di proteggere. Ma se così fosse, Chiaki avrebbe dovuto chiarirci questa cosa. No, finché Monokuma era in giro probabilmente non avrebbe potuto dire nulla così ai 420. Monokuma, se è nemico della Future Foundation, allora la sua vera identità potrebbe essere gli Ultimate Disperse che hanno causato il più grande, più tragico e più terribile evento nella storia dell'umanità. Comunque bene, ah dai, mi fa piacere, meno male, dai. Coloro che stavano portando la volontà di Junko Enoshima ci hanno fatto passare tutto questo. Per cui questo ha catturato anche la mia attenzione su quell'email. E cosa intende con facilità di ricerca su Jabberwock Island, menzionato nell'email? Cosa c'è riguardo ciò riguardo? Cosa c'è riguardo ciò riguardo? Che cazzo di italiano è, scusatemi, vabbè. L'unica Future Foundation che abbiamo trovato al suo interno era la Lancet Ruin, l'antica rovina. Non c'è alcun modo che quella potesse essere la facilitazione di ricerca. Beh, se c'è davvero un laboratorio di ricerca su quest'isola, allora dovrebbero esserci altri membri della Future Foundation qui. In qualche modo è ancora pieno di misteri. Vado a cena, ad Opus. Buon appetito, Frica, grazie per il lurk in caso. A dopo. Ok, vediamo le prossime stanze che possiamo esplorare in questo quarto piano, perché non tutti sono esplorabili, credo. Possiamo andare all'edificio degli insegnanti. All'edificio, manco all'ufficio. Bam, ho trovato il quarto Monokuma. Sempre se il quarto, sperando sia il quarto e non il quinto. Questo sembrerebbe essere diverso da una classe. Probabilmente l'ufficio, giusto? Voglio dire, la stanza è piena di roba documentosa. Dà delle vibes da insegnanti, no? L'ufficio? Ora che lo menzioni, sembrerebbe essere così. Più importantemente, hai visto la signorina Sonia? Non la vedo da nessuna parte. Per quanto ancora questo ragazzo continuerà ad essere ossessionato da Sonia, falla finita. Veramente, Kazuichi, basta. Lascia stare Sonia. Ok, quarto Monokuma del capitolo. Ci resta l'ultimo. E poi li avremo trovati tutti, ragazzi. Non ci credo. Salviamo. Allora, vediamo cosa c'è. Lavagna. C'è qualcosa scritto su quella lavagna. Cosa c'è scritto qui? Lista dei soggetti. È scritto sulla lavagna in caratteri cubitali. E proprio sotto di quello c'è nomi che ho già visto prima d'ora. Eh sì,
Hajime Hinata, Chiaki Nanami, Kazuichi Soda, Akane Owari, Sonia Nevermind, Peiko Pekoyama, Anagito Komaeda, Gundam Tanaka, Ultimate Imposter. Quindi qua sanno che è l'Ultimate Imposter. Mairu Koizumi, Mika Tsumiki, Ibuki Miyoda, Teruteru Namura, Nekomaru Nidai, Uyiku Kuzuryu e Yoko Sayonji. Tra l'altro c'è un giornale con Yoko. C'è un giornale messo sulla lavagna. Al di sotto di esso c'è scritto Yoko Sayonji. Cosa c'è su questo giornale? What? È un po' diversa la Yoko che mi ricordavo, in realtà. Cos'è questo? Dice signorina Yoko Sayonji. Non puoi intendere la stessa Yoko, giusto? Voglio dire, la Yoko che conoscevamo... già. Era molto più piccola e aveva un aspetto più da bambina. Era molto... strano. Cioè, più che strano, potremmo definire così il suo aspetto. Ma la foto su questo giornale, in un modo, posso vedere la somiglianza con Yoko, ma la sua altezza e il suo fisico sono totalmente diversi dalla Yoko che conoscevamo. Che cosa significa? Ah, questa signorina sembrerebbe essere molto matura. Che sia la sorella maggiore di Yoko o qualcosa del genere? No, qui dice Yoko Sayonji. Oh, allora Yoko ha una sorella maggiore con il suo stesso nome e cognome. Una sorella maggiore con lo stesso nome e cognome. Beh, questa potrebbe essere l'unica spiegazione, giusto? Voglio dire, guarda tu stesso, quella non è Yoko. Ma ci ha mai menzionato di avere una sorella maggiore? Beh, non che fossi molto vicino alla Yokosa. Te lo assicuro io, Kazuichi, che abbiamo fatto tutti i free time event con Yoko, lei non ha una sorella maggiore. Aveva un padre, una madre, una nonna, ma era figlia unica. Non aveva fratelli. Né sorelle. Non aveva una sorella maggiore. Yoko è figlia unica della sua famiglia dei Sayonji. Se non ha una sorella, allora è un parente? No, c'è comunque ancora troppa somiglianza. Quella è Yoko. Oh? Ma che stai dicendo? Yoko non ha un corpo con tutte quelle linee. Voglio dire, era famosa per la sua figura così bambinesca. Tanto che aveva era circondata da un sacco di merda, perciò... Non so cosa dirgli. Forse ha avuto una crescita rapida? Ma che stai dicendo? Lei è già morta. Non c'è alcun modo che possa aver avuto una crescita rapida. È tutto molto strano. Sì, esatto. Beh, tolto ciò, tutti gli indizi che ho provveduto a darvi sono veri. Se non lo fossero, non sarebbe valido. Ma che diavolo? Questa è la verità? Se è la verità, allora la Yoko che c'è su questo giornale è davvero la stessa persona? È impossibile. Cioè, ragazzi, adesso vi faccio un mini off topic. Immaginatevi se non l'avessero uccisa nel capitolo 3 e avessero scelto un'altra vittima al posto suo e
l'avessero fatta sviluppare ancora di più come personaggio, perché secondo me se lo sarebbe meritato, perché si vedeva che, a mio avviso, doveva essere più sviluppata. Tra l'altro anche Kodaka stesso l'aveva confermato che originariamente avrebbe dovuto far parte dei sopravvissuti Yoko. Immaginatevi, arriva al capitolo 6, si vede sto giornale. Immaginatevi la scena. Voglio dire, come potrebbe esserci la foto di una Yoko cresciuta quando è già morta? Perché mai dovrebbe esistere? Potrebbe essere relativa alla lista dei soggetti che si trova qui? Dice soggetti. Forse si tratta di una qualche sorta di esperimento, giusto? Dici che l'esperimento abbia cambiato il corpo di Yoko? Oh, quello che sto dicendo? Lo sto dicendo ad alta voce che sembra così tutto incasinato? Che di esperimento? Beh, se si tratta di qualche sorta di esperimento, voglio dire, anche noi siamo soggetti di questo esperimento, giusto? Voglio dire, i nostri nomi sono anche scritti sulla lavagna sotto la scritta in lista dei soggetti. Ma che genere di esperimento dovrebbe essere? Cosa sta succedendo? Sarebbe meglio che non abbiamo viaggiato nel tempo? Ma pensi di portare tutta la saga di Danganronpa? Considera, Filo, che questo è il secondo gioco, l'abbiamo quasi finito. Probabilmente la prossima live sarà l'ultima a riguardo. Però sì, porterò anche il V3. Non tutta la saga perché Ultra Despair Girls ha un gameplay che non mi piace molto. Però sì, esiste anche quel gioco lì. Però in linea di massima sono 4 giochi Danganronpa, non ce ne sono più di essi. Ritratto. Questo era un ritratto estremamente opprimente, era appeso sul muro. Sento di averlo già visto prima, ma il nome sulla targhetta dice fondatore della Hopspeak Academy, Izuru Kamakura? Il fondatore della Hopspeak Academy è il suo nome, Izuru Kamukura? Questo non contraddice chiaramente l'informazione che ho ottenuto poco fa? Dannazione, un altro mistero. Effettivamente è vero. Chissà. Non credo ci sia altro. Sì, non c'è nient'altro. E che tipo io vorrei portare la saga di Yakuza, che però sono a posto per i prossimi 2 anni e mezzo. Ah, ok. Saga di Yakuza non l'ho mai giocato, però sembra molto bello come saga da provare. Ho visto qualche gameplay a riguardo. Ci sono lettere in aria, proprio come la musica poco fa. Sembrerebbe essere un passaggio proveniente da un'email che qualcuno ha scritto. Penso che sia la stessa di prima. Beh, credo che dovrei leggerla. Abbiamo sottovalutato questo problema riguardo i sopravvissuti. In ordine per salvarli dovremmo fate del vostro meglio e continuate con le indagini. Comunque dovrete fare estrema cautela al problema dei Remnant of Despair. Anche se hanno perso Junko Enoshima, il fatto rimane che sono comunque estremamente pericolosi. Consigliata tantissimo e vengono a pochissimo in questo periodo, ma vanno in sconto sempre. Se tempo, soldi e voglia, dacci un'occhiata. Attualmente non ho né tempo né soldi. La voglia ce l'ho, ma sì, diciamo che sono un po' nel danger in this period, so I have no dinero per acquistare altros. Anche con la sua morte la tragedia non ha avuto fine. Forse c'è ancora un leader al pari di Junko Enoshima. Finché non faremo nulla riguardo Remnant of Despair,
non saremo in grado di far finire questo incidente. Per questa ragione i Remnant of Despair dovranno immediatamente essere eliminati dopo che verranno scoperti. Tutto questo è per il bene di un futuro brillante. Immediatamente eliminati? Significa che hanno l'ordine di ucciderli? Questo non sembra affatto pacifico. Beh, immagino che sia comprensibile. Se il più grande tragico evento e terribile della storia dell'umanità suona così terribile, beh, questa sembrerebbe essere una guerra a tutti i fronti. I Remnant of Despair hanno aperto una guerra. Non c'è alcun modo che possano essere perdonati così facilmente. Ok. Ok, con questo hai essenzialmente alzato tutte le bandiere su questo piano. Congratulazioni, Hajime. Ora dovremmo andare al prossimo stage. Prossimo stage? Ok. Parliamo con Kazuichi. やばくね？ Ok. おいおい。 Quella lista di soggetti sembrerebbe davvero spaventosa. Non dirmi che tutti questi omicidi hanno qualche conclusione psicotica come una sorta di esperimento. Ok. Salviamo. Io ragazzi vado un secondo a cenare. Ci vediamo fra un quarto d'ora. Vi mando un avviso. Dinner time. Anzi, break time. Return at 19:30. Ok. Vado a cenare, ci vediamo fra un quarto d'ora e metto il be right back. A fra poco. Buon appetito a tutti, a dopo.
Rieccomi qua. Rieccomi. Forse ho fatto leggero ritardo, non lo so. No, dovrei essere mezza giusto, credo. Datemi un secondo che tolgo il be right back. E ci sono. Voilà. Rieccoci. Scusatemi. Mi sono preso una pausetta anche perché ero mezzo rimbambito. Ho preferito mangiare subito, almeno. Cerchiamo di recuperare l'energia. Sperando che non abbia peggiorato le mie performance. Ma chissà. Chissà, voglio dire. Tra l'altro, credo che il redeem sia finito, tra l'altro. Poi Frica ti ridò i punti. Non ti preoccupare. Quindi devo fare così. Datemi un secondo. Voilà. Fatto. Eccomi. Col modello normale. Quello giusto bello. Quindi Monokuma, per riassumere, ci aveva detto che qua abbiamo trovato tutto quello che dovevamo trovare. Per cui voilà. Abbiamo finito per adesso in questa zona. Andiamo avanti. Siamo arrivati al terzo piano. Dannazione, non di nuovo. Il corridoio è diverso dalla scorsa volta. Beh, immagino che quando quella bandiera che Monokuma menziona è alzata, mi muovo in un corridoio diverso dall'ultimo. Ma come può fare questo? Ora non è tempo di rimanere confusi da ciò. Pensarci mi costerà semplicemente l'energia. Cioè mi farà sprecare solamente l'energia. Allora, questo per chi si ricorda è il terzo piano, dove è avvenuto il double murder di Danganronpa 1. Allora,
Vediamo quali sono le stanze attualmente disponibili. Credo sia questa, la Rec Room. Non so se ce ne siano altre. Ok. Perché sta fluttuando il biliardo? Ma che cazzo? Ma ok. C'è il biliardo. Dart e freccette, se non sbaglio. Il tavolo delle freccette, se non ricordo male. E una. E uno scaffale allineato con delle riviste. È strano pensare che una stanza del genere possa esistere all'interno di una scuola. L'area gambling. Gambling area. Non mi pare ci sia un Monokuma. Non credo ci sia un Monokuma. Se no, giusto per sicurezza mi vado a guardare qual è l'ultima location. Cioè, vorrei scoprirlo da solo, ma giusto perché ho paura di averlo missato. E se l'ho missato mi metto a piangere perché tutti gli altri li ho trovati. E solo questo qua non lo voglio trovare. No, dai. Monokuma. Danganronpa 2. Si chiamano Hidden Monokuma. Hidden Monokumas. Vediamo. Hidden Monokumas. Se li troviamo. Capitolo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eccolo. Sono andato troppo in giù. Ok, no, non l'abbiamo ancora visto. Ok, meno male. È proprio alla fine delle fini. So far. Ok. Ci sono un sacco di magazine qui. Fashion, motocicli, arti marziali, sport, computer, di viaggio. C'è anche una rivista riguardo delle telecamere. Mairu probabilmente avrebbe apprezzato. Però Mairu non c'è più. L'hanno ammazzuta nel secondo capitolo. E un sofà fatto di pelle. Sembra confortevole per chiunque voglia dormirci sopra. Perfetto. Sì, lo so che devo cercare, devo leggere il file, ragazzi, non vi preoccupate, l'ho visto. Voglio solo vedere quello con cui posso interagire. Sì, ok, è il coso delle freccette. Sì. L'ha messo a caso Monokuma, il coso delle freccette. Tra l'altro è come l'abbiamo lasciato. Qua ne mancano 2 di boccette, se vi ricordate ce n'erano 6. Perché erano i 6 pezzi della scacchiera. Invece adesso ne sono rimaste 4. Dal caso di Sakura. Non ho controllato. Allora, lo scaffale è da controllare? No. Scusatemi, mi sono dimenticato 3 volte quello che devo controllare. Iniziamo dall'ologramma e poi leggiamo il file, dai. Ancora questo ologramma. Cosa dice questo? Sembrerebbe un altro passaggio di quell'email. Riguardo al rapporto che vi abbiamo dato l'altro giorno. Abbiamo finalmente avuto successo nel catturarli e piazzarli sotto nostra cura. Anche se erano tutti dispersi, siamo riusciti a catturarli tutti e 15. Tolto il fatto che non siamo stati in grado di chiedere dettagli specifici. Beh, mi è sconosciuto come siano sopravvissuti alla tragedia. Sono stati riportati che alcuni erano feriti e altri sembrerebbero essere sopravvissuti sotto condizioni dure. Ok. Durante il corso della nostra dettagliata indagine abbiamo determinato che hanno la stessa età degli altri, per cui abbiamo deciso di trattarli come sopravvissuti del Killing School Life. Invece per quanto riguarda gli Remnants of Despair, non ci sono ancora
solide tracce riguardo questo problema. E non abbiamo alcuna informazione da reportare. Abbiamo continuato con l'indagine. Una volta che li abbiamo scoperti, sono stati che verranno scoperti eliminateli immediatamente. Tutto quanto sarà per il bene di un futuro riempito di speranza. Va bene. Ok, Despair, Hope. Dice che qui hanno avuto successo nel prenderli e metterli sotto nostra cura. Significa che dovremmo essere stati protetti dalla Future Foundation, giusto? Il che significa... Allora, perché sta succedendo? Se la Future Foundation ci stava proteggendo, perché siamo stati forzati ad ucciderci in un altro su quest'isola? Beh, immagino che non sia stato possibile che la Future Foundation abbia organizzato tutto. Oh, Hajime. Se continui a preoccuparti in questa maniera, ti verrà il male di denti e collasserai. È colpa tua. Che cos'è questo ologramma comunque? Esattamente quello che sembra. Sono le email della Future Foundation. Immaginavo che potrebbero essere il perfetto indizio, per cui ho fatto un po' di hackeraggio e le ho ottenute. Puoi anche fare questo? Chiunque ti stia controllando sembrerebbe possedere molti talenti. Beh, ma chi se ne frega di me comunque? Non è affatto importante. Non c'è alcun modo che non possa essere importante. La sua vera identità dovrebbe connettere tutto quello che sta succedendo adesso. Ok, guardiamo il file. Questo è un file con il sigillo della Opspeak Academy al di sopra di esso. Dice confidenziale, significa che è un grande segreto, giusto? Perché mai un documento importante dovrebbe essere qui? Beh, ma che me lo chiedo a fare? Ovviamente Monokuma è il responsabile. Comunque dovrei confermare quello che c'è al suo interno. Riguardo al piano coltivazione speranza o Hope Cultivation Plan. Lasciamo così? Ma sì, lasciamolo così, dai. Per molti anni la Opspeak Academy ha condotto rigorose ricerche in vari talenti. Il piano della Hope Cultivation cerca di utilizzare i frutti del nostro lavoro per il nostro vero obiettivo. Con le nostre stesse mani faremo nascere una vera speranza che porterà speranza all'intero mondo. In verità il programma è la prossima innovazione per provvedere all'educazione ultimate o all'educazione definitiva. Questo piano è stato il desiderio dell'Accademia sin dalla sua fondazione, per cui dovremmo aver successo a tutti i costi. Quello che segue sono una serie di istruzioni dettagliate di ordini intricati. Era pieno di tecnicismi difficili e non avevo idea di quello che significavano. Comunque la parola vera speranza mi ha lasciato una forte impressione nella testa per qualche ragione. L'Hope Cultivation Plan è stato creato per il bene della nascita della vera speranza. La Opspeak Academy era dietro a un qualcosa del genere. Davvero non lo capisco, però c'è un qualcosa riguardo dietro quelle parole. Vera speranza? Ok. Voilà. Non credo ci sia nient'altro in questa stanza per cui ce ne possiamo uscire, sì. Secondo piano. Porca miseria, non si capisce niente. Al contrario. Sembrerebbe che io sia nuovamente in un corridoio diverso. Ormai ci sono abituato, ma anche così... Che cos'è questo spazio? Sto segnando un qualcosa del genere. Voglio dire, è totalmente disconnesso dalla nostra realtà. Perché quello di prima non era disconnesso dalla tua realtà, Hajime? Mi viene il mal di testa. Quasi quasi sto pensando di girare lo schermo della televisione per vedere meglio, ma...
Ok, andiamo nella biblioteca. Tra l'altro in 8 bit, se sentite adesso il tema. O 16, non mi ricordo. Vediamo. Library. Questa dovrebbe essere una biblioteca. Monokuma probabilmente ha lasciato anche qui qualcosa. Dovrei sbrigarmi a trovarlo. No, non ti spegnere. Televisione, grazie. Andiamo a guardare l'ologramma. Ancora questo ologramma. Deve essere un'altra delle email della Future Foundation. Dovrei leggerla. Immagino che non ci sia alcun dubbio che sia un altro indizio. 14ª divisione della Future Foundation. Ah no. A Makoto Naegi della 14ª divisione della Future Foundation. Dove siete ragazzi? Che cosa state facendo adesso? Che cosa state facendo? Ah no, aspetta. Quello che state facendo è un atto serio di treason? Non ho idea di quello che significa. Lo capite? Cos'è? Tipo, non credo, tradimento. Ah no, è tradimento. Cioè, ho azzeccato in realtà. Wow. Quello che state facendo è un atto serio di tradimento, lo capite? Perché state proteggendo i Remnant of Despair? Dovrebbe essere abbondantemente chiaro quanto sia pericoloso tenere questi individui vivi. Ciao Metal, buonasera, benvenuto, come stai? Tutto bene? Faccio un SEO. Date a seguire anche Metal, mi raccomando. Aspetta che tu hai il trattino basso, mannaggia. Stavo per scriverti senza il trattino basso. Restate calmi e pensate questo cautamente. Voi ragazzi... sì. A cosa state mentendo? A chi state mentendo? Pensate cautamente a quello che è importante portare come luce di speranza a questo mondo. I 6 di voi che sono entrati nella Future Foundation è perché erano d'accordo con i nostri ideali, giusto? La Future Foundation vi ha salvati dalla tragedia alla quale siete sopravvissuti e avete cooperato per recuperare le vostre memorie. Portate immediatamente i Remnants of Despair nel nostro quartier generale. Altrimenti... cioè, finché non li elimineremo la tragedia non avrà mai fine. Tutto quanto è fatto per il bene del futuro, con il quale verrà fatta la speranza. Che cosa significa? Quest'email suggerisce che qualcuno stava cercando di far fuggire i Remnants of Despair. Quest'email è indirizzata a Makoto Naegi. Ma lui fa parte della Future Foundation, giusto? Allora, perché mai sta proteggendo i Remnants of Despair? Che abbia tradito la Future Foundation? Chissà. Ma figurati, Metal, lo faccio con piacere. Vediamo se c'è altro. No. Possiamo andare nella... no. Allora dobbiamo uscire. Ma io abbastanza bene, grazie. Ho cenato, quindi ho ripreso energie nel frattempo. Tanto finiamo l'indagine del capitolo 6 e poi chiudiamo la live. Qua c'è la seconda B. Ok. Vediamo un attimo. Ah, è la lavanderia. Sul più bello? Sì, esatto. Anche perché sennò la live dura troppo. Non ero appena entrato in una classe? Davvero, non lo capisco, ma questa sembrerebbe essere la lavanderia. Non che ci sia bisogno di preoccuparsene, ma... ero in una scuola e adesso mi ritrovo all'improvviso in una lavanderia. Cioè, credo che questo sia l'ultimo dei tuoi problemi attualmente, Hajime. Il mio piccolo pensiero. Eccolo qua, abbiamo trovato l'ultimo Monokuma.
Li abbiamo trovati tutti, ragazzi. Perfetto. Incredibile. Allora, salviamo. Perché sto sentendo che tuona. Se mi salta la connessione, roba del genere. Allora, immagino che... Ah no, la rivista non ci fanno parlare, però possiamo parlare con il tablet. Sembrerebbe essere un tablet. Ah no, un tablet computer. Ok, esistono. Credo sia un tablet normale. Sembrerebbe che anche abbia dell'energia. Che sia il prossimo indizio. Ho preso immediatamente il tablet e ho iniziato ad esaminarlo. Vediamo. Neo World Program. Oppure Neo World Program, effettivamente, perché è latino. Questa parola, Neo World, mi ricordo di averla già sentita un paio di volte. Chissà. Il Neo World Program ha un altro nome. Simulatore di comunicazione psicoterapeutica. Lasciamo Neo World Program, per favore, perché se lo chiamate così diventa uno spelling incredibile che non finisce più. Grazie. Il Neo World Program è stato costruito con il più recente software di psicoterapia tecnologica ed amministrativa. È stato a sviluppare il programma Neo World. Sono stati individui come l'Ultimate Programmer, l'Ultimate Neurologist e l'Ultimate Therapist. Erano fra le più talentuose persone che hanno... i cui risultati di ricerca sono stati utilizzati. L'Ultimate Programmer era Ciro, se non ricordo male. Però era morto. Montando un dispositivo dal cranio al Neo World Program. Permette ai soggetti di fargli avere esperienza di un mondo virtuale sintetico. Addizionalmente, il Neo World Program ha un'altra funzione. Può rimpiazzare memorie formate nel mondo reale con informazioni contenute nel mondo virtuale sintetico. Prima di esso è possibile sostenere un trauma non avvenuto nel mondo reale o quello avvenuto nel mondo virtuale. Comunque questo dispositivo è solamente per scopi psicoterapeutici. Al qualsiasi altro scopo è espressamente proibito. Anche se è altamente efficace con il trattare il lavaggio del cervello, abusare di questo dispositivo rischia totalmente di compromettere la personalità e di distruggerla. A causa di ciò, la massima cautela deve essere utilizzata quando si utilizza questo programma. Ah, interessante. All'improvviso tutto intorno a me diventa nero. Mondo virtuale sintetico. Programma. Un sentimento di vuoto. Come tutto quanto fosse tainted, non mi ricordo che cosa significa, ve lo dico subito perché non voglio farvi una traduzione grezza e un po' fatta cazzum come abbiamo fatto prima. Se ci sono tainted, non come cacchio scrivo, mamma mia, non sono capace. E contaminato, ok. Come se quasi tutto fosse contaminato. No, vabbè, vuoi vedere? Se è una teoria puoi anche scrivermela, volendo. Un sentimento di debolezza, come se il mondo intero stesse collassando al di sotto dei miei piedi. Tutto quanto ha iniziato a sentirsi vuoto, senza significato, non vuoto. I tentativi disperati, i tristi addii, i conflitti, la fiducia che ho provato fino ad adesso. È tutto scomparso finché quello che ho sentito è... E Nagito e Makoto, quello del primo che si è sottoposto alla terapia? Tu dici?
Chissà. Vediamo. Disperazione. Ah! Sì, lo so, dovrei fare un urlo un po' più... urlo, ma se mi metto ad urlare nel mio palazzo probabilmente mi dicono: ma questo è pazzo, cioè che cazzo ha visto? Ho urlato fortemente e ho confermato che era il suono della mia stessa voce. Non c'era alcun modo che potessi accettare ciò. Io sto iniziando ad accettarlo. Questo... Non c'è alcun modo che un qualcosa di così pazzo possa davvero esistere. Stai davvero alzando più bandiere in ordine per sbloccare la mia rotta del personaggio. E adesso, allora, la disperazione ti sta aspettando? Impossibile. Questo è impossibile. È tutto organizzato. Tutto quanto è organizzato. Organizzato? Ciò include anche me. Neo World Program. Lasciamo la lavanderia. Voilà. H3Y C0 me stat. Vabbè, ve lo leggo così normale. Ehi, come state? Vi state divertendo nel Killing School Trip? Comunque, voi ragazzi, vi ricordate il discorso che ho fatto all'inizio? Da questo punto vi prometto che il mondo davvero inizierà ad essere chiamato un gioco. Ma certo, si è messo la mano di quella scoppiata di testa di giunco per trovare una soluzione scientifica all'Ultimate Despair. Va bene. Aspetta. You're gay. Ok. Siete gli unici che possano salvarli. Alla fine del mondo. Watch. Cosa succederà? Sì, esatto. Iniziano a capirci più un cazzo, ragazzi, di quello che sta scrivendo, ma va bene. Non è eccitante? Va bene. Continuate ad esplorarlo. Va bene. Voilà. Questo corridoio. Quando per la prima volta sono arrivati qui, ho camminato lungo questo corridoio per arrivare alla classe diretto alla palestra. Non vedo alcuna somiglianza, però faccio dei salvataggi perché non voglio rifare tutto. Mio Dio, è veramente incasinato. Non si capisce nulla. Ah, c'è Sonia. Ciao Sonia, non ci vedevamo da un po'. Sei familiare con l'effetto placebo e con l'effetto nocebo? Oh? L'effetto placebo è quando la tua salute, beh, migliora dopo aver preso una medicina falsa che credi che sia reale. E l'effetto nocebo è l'esatto opposto. Il che significa che finché l'umano... cioè, finché il cervello umano controlla le altre funzioni del corpo... Se il cervello crede che qualcosa sia reale, diventerà reale. Perché lo porti in ballo così all'improvviso? Non ne sono sicura. Non riesco pienamente a comprenderlo. Ma che diavolo... Allora, andiamo prima qua. Abbiamo due... Osakatsu e sto coso. Ah, è Monokuma. Wow. Ciao Chiara. Buonasera, benvenuta, come stai? Tutto bene?
È sempre più texturizzato, incredibile, vabbè. Ok, qua ci sono le finestre di metallo. Qua dovrebbe esserci una finestra qui, vero? Che la mia memoria si stia sbagliando o qualcosa del genere? Magari non ci sono mai state delle finestre. E questo in realtà è vero. Chissà, Hajime. Nell'orologio abbiamo visto che non ci dice nulla di importante. Ma meno male, dai, mi fa piacere. Mi sto godendo questi ultimi giorni di vacanza prima che ritorni a scuola. Va bene. Anche perché ho avuto un'estate un po' incasinata. Ok. Anche se so che ora... Se sapessi che ore siano adesso... Ok. Andrebbe bene per me? Non lo so, Hajime. Dimmelo tu. Parliamo con questo grande oggetto texturizzato. Sta fluttuando? Ma è impossibile, non c'è alcun modo che un qualcosa di così grande dovrebbe fluttuare in questa maniera. Ma... in che modo... Oh no. Ma davvero? Ok, ho perso dei frame. No, niente. Ma in che diavolo di mondo mi trovo? Nel momento in cui ho guardato quell'oggetto. Cosa succede? Ho avuto l'accesso al dente dalla fine di giugno fino a metà agosto. Benvenuto. Benvenuto al Neo World Program. Una persona? Una persona fluttuante mi sta parlando? Chi è? No. È davvero una persona in primo luogo? Non sono affatto una persona. Sono semplicemente un programma di intelligenza artificiale. Mi farebbe felice se mi chiamassi Alter Ego. È il nome che il mio padroncino mi ha dato quando mi ha creato. Può parlare? Ma che cosa sei? Alter Ego? Un programma di intelligenza artificiale? Sono il programma maestro dietro al Neo World Program. Sono responsabile per aver creato e visto questo mondo. Comunque, solo l'osservatore ha l'autorità di influenzarvi direttamente, ragazzi. Non posso offrire molta influenza. Infatti, la mia esistenza è un qualcosa che normalmente non dovreste incontrare. Sono come una sorta di manager degli appartamenti o qualcosa del genere. Forse posso vedere l'intera costruzione degli appartamenti, ma mi manca il potere per controllare le stanze individuali. Ma il virus che ha infettato tutto quanto, sono sicuro di poterlo controllare. A causa di ciò, questo mondo... di questo mondo sto controllando in una maniera davvero peculiare. Aspetta! Il mio cervello non può seguire quello che stai dicendo. Almeno lasciami prima raccogliere i miei pensieri. Dannazione. Questo è il sentimento proveniente da prima. Questo fluttuare, come i miei piedi che si trovano al di sopra del pavimento. È un qualcosa che non posso sentire. Cioè, quasi come se non potessi nemmeno credere alla mia stessa esistenza. Ehi, dovresti saperlo, giusto? Dov'è questo posto? Dimmelo, che cos'è il New World Program? Non so nemmeno io come cacchio ho fatto a sopravvivere. Vabbè, dai. L'importante alla fine è avercela fatta. Il Neo World Program ha omesso la collezione di dati dalla forma dell'intero mondo. Come gli unici dati che collezionati sono stati durante lo stage sperimentale che è stato utilizzato. Specificamente significa che le informazioni dettagliate su Jabberwock Island è lì, che
l'istituto di ricerca è stato locato. Questo è perché la precedente Jabberwock Island è stata recuperata. Però sprecato non è stato lo so, Chiara, però purtroppo ci si può far poco per queste cose. Ergo, se dovessi rispondere alla tua domanda, dov'è questo posto? La risposta dovrebbe essere, per la maggior parte, a Jabberwock Island. Certe porzioni sono diverse dalle circostanze. Per esempio questa scuola in cui ti trovi ora. Apparentemente questo spazio è sotto controllo dell'influenza del virus. Questo per cui probabilmente sto apparendo di fronte anche a te. Comunque, anche senza il virus, queste circostanze sono un po' innaturali. Sembrerebbe che il lancio sia stato rushed e velocizzato. Dovevo anche andare in Germania, ma la Chess ha detto no. Rip. Sarà per la prossima volta. Buona cena, Chiara. Ciao ciao. Buon appetit. E a causa di ciò non ho avuto abbastanza tempo per collezionare alcun dato. Mi dispiace. Davvero non ho capito le circostanze del mondo esterno. Cioè non conosco le circostanze del mondo esterno. Dopotutto, semplicemente, sono l'osservatore del New World Program. La maggior parte delle sue parole capisco quelle che significano, ma non capisco quello che c'è scritto dietro, quello che è stato detto dietro. Non c'è alcun modo per me di comprenderlo come verità. Avrebbe molto più senso se questo fosse un mondo di finzione. Ehi, aspetta, stai dicendo che questo è un mondo di finzione? Mi sento che come se non potessi credere a quello che stia succedendo. Il mancato senso di realtà. Tutti i misteri, tutte le verità sono solo finzione. E così. Anche così ho bisogno di saperlo. Ho bisogno di sapere cos'è questo mondo. Ehi, puoi dirmelo? Ehi, puoi dirmelo? Cos'è il New World Program? Cioè, in che cosa dovrebbe essere utilizzato in primo luogo? Il New World Program serve ad un unico scopo. Serve a rendere il vero mondo un mondo splendido. Immagino che tu possa dirlo, che è un programma creato per speranza. Un programma per creare speranza? Ma il fatto che siamo qui e il fatto che non abbiamo le nostre memorie è colpa del programma, giusto? Cancellare le memorie è il primo passo verso il rimpiazzare delle memorie. Rimpiazzare i dati delle memorie è una delle feature delle funzioni del New World Program. Con esse installate è possibile rimuovere in qualsiasi periodo di tempo in cui l'hai messo. E da qui in poi puoi caricare le memorie ottenute nel mondo virtuale. Rimuovere memorie di ogni periodo di tempo a cui hai selezionato. Per cui Monokuma ha ragione. Abbiamo perso le nostre memorie scolastiche. Ma perché? Perché noi? Perché le nostre memorie scolastiche sono state portate via? C'è una ragione per questo, giusto? Quello è un mistero anche per me. Utilizzare il programma sui sopravvissuti dell'Opsic Academy quando è ancora in fase sperimentale, sono sicuro che ci sia una ottima ragione. Ma sfortunatamente non so quello che sta succedendo all'esterno del mondo. Mi dispiace. Mi sta dicendo che siamo cave da laboratorio. Cavie da laboratorio. È l'unica cosa che riesco a pensare. Sembra quasi che siamo solamente delle cavie da laboratorio. La Future Foundation ci ha fatto veramente questo.
Ma stanno cercando di salvare il mondo, giusto? Oppure la Future Foundation non è nostra alleata? Mi dispiace, non posso darti così tanto aiuto. Se solo fossi stato più... oddio, reliable è una persona su cui si può contare. Non mi viene il termine corretto. Se solo non avessi perso la mia autorità con un virus come questo. Tutte queste nuove parole. Affidabile, grazie, Ciel. Non mi veniva la parola, però vi ho messo il significato. Vabbè. Facciamo quasi far scoppiare la mia testa. Potresti dirmi di più riguardo l'osservatore e quel virus? Beh, per questa sessione il Newer Program era programmato per 15 persone, insieme a 2 monitor. 2 monitor? Sì, si erano travestiti da studente insegnante. Erano intenzionati a guidare i partecipanti in questo modo. Ma comunque l'osservatore del ruolo di insegnante ha avuto l'autorità di influenzarvi tutti. Non Nagito e Gamer Girl, intende Monomi. Era Monomi l'altra osservatrice. Ma l'osservatore nel ruolo dello studente non era... Non gli è stata data nessuna autorità speciale. Per cui sembrava come se fosse come tutti gli altri. Che genere di autorità aveva l'insegnante? Come esempio, l'insegnante poteva creare le regole in questo mondo e controllarle. Se l'insegnante poteva controllare le regole che avevano creato senza alcun rischio di abuso. Chissà se Monomi esiste. Chissà. Ma a causa del virus che ha infettato tutto, ciò è cambiato. È cambiato questo mondo dove la violenza non doveva esistere in primo luogo. Il New World Program aveva promesso la pace eterna. Ma proprio come nel mondo esterno, è diventato un mondo con violenza e morte. Cos'è questo virus? Davvero non lo so i dettagli riguardo la sua vera identità. Ma quella funzione è oltre le mie capacità. Non importa quanto abbia provato a fermarlo. Sembrava che sapesse già quello che stavo cercando di fare. Alla fine hanno rubato parte delle mie abilità, che contenevano la mia autorità per costruire il mondo. Era come se fossi... Cioè, era quasi come se fosse un gran maestro di scacchi. Ho disperatamente provato a combattere, però non sono riuscito ad avere pieno controllo. Ma anche così, porzione del mondo è stata modificata a sua convenienza. Mondo convenienza. Battute incredibili. Probabilmente sta parlando della Monokuma Rock e della Fan House. Basandoci su quello che ha detto, sembrerebbe che abbia ricevuto un attacco unilaterale. Alter Ego, beh, dovrebbe essere un'intelligenza artificiale impressionante che ha creato la Future Foundation. Riesco a dirlo semplicemente comunicando con lei. Il che significa che questo virus è così intelligente che riesce persino a superare Alter Ego. E se così fosse, che questo virus possegga un'intelligenza artificiale proprio come lei. Dannazione, ma che diavolo! Un'intelligenza artificiale che sta attaccando un'altra. Così fottutamente irritante. Ma come ha fatto il virus a infettare il New World Program? Lol, mi butto. Vai, vai. Il New World Program esiste in isolamento. È impossibile che sia stato infettato tramite un network. Il monovirus. Sai che potrebbe essere? Sono certo che
qualcuno l'abbia fisicamente caricato. Ah, LOL mi era riferito alla battuta. Ah, ok. No, pensavo volessi dire qualcosa a riguardo, qualche teoria. Perdono. Fisicamente? Forse qualcuno ha segretamente portato un drive di memoria esterna che contenesse il virus in quel laboratorio e l'ha caricato direttamente nel computer principale dove il Newer Program era installato. Basandoci sui miei calcoli, è la cosa più probabile che sia accaduta. Nel primo Monokuma non è stato completamente sconfitto. È vero. Ti è stato portato dalla facilità cioè dal laboratorio porca miseria. Nel laboratorio della Future Foundation. E se Monokuma fosse un IA? Chissà, vedremo in queste ultime live. Ma l'unica persona che avrebbe potuto entrare in quel laboratorio, se il mio avatar non guardasse in basso, è un qualcuno che era anche membro della Future Foundation. Dannazione, ma che cosa sto pensando? Perché sto pensando che quello che ho appena sentito sia la verità? Perché sto pensando che tutto questo sia una bugia? Dopo i titoli di colta alza la testa e ride. Già, è vero. Sì, gli osservatori come vedi sono Chiaki e Monomi. Le osservatrici in realtà. Neo War Program. Ah, ma... è vero che il virus è potente e che sono stato sovrastato completamente da esso. Ma comunque sono ancora in grado di difendere le aree essenziali. Per cui anche egli ha un limite. Anche esso ha un limite. Perché non è proprio una persona. Un limite? Ah. Se dovesse prendere un osservatore, allora dovrebbe seguire le regole dell'osservatore. Come un... in ordine per finire il programma e rilasciare tutti quanti, devo seguire la procedura corretta e... Ok, anche se sei in una macchina, sono abbastanza indizi da parte tua. Se dirai qualcosa di più. Suppongo che la tua esistenza fra la vita e la morte del tuo stesso essere è inevitabile. Anche se così fosse, potrebbe essere parallela alla delusione basata sulla definizione di esistenza che costituisce la relazione. Da qui il paradigma cambia il risultato di essere tagliato fuori rapidamente e causare situazioni nella quale la tua esistenza è inosservabile e accelera e incrocia con... oh mio Dio, con il proprietario del mondo. La sua situazione nel contesto... non riesco a leggere. Invitate. Morte, 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 morte. Ehi. Morte, 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 morte. Voilà. Vabbè, continuiamo con morte, morte, morte. È semplicemente come Antani. Yes. Esploso tutto. Ah, ok, dovevo premere io A. Ma che diavolo? Che diavolo è appena successo? Sei proprio qui, non è vero? Qualcuno si trova qui, giusto? Ah? Chi sei tu? Sei diverso dal precedente? Forse non può sentire la mia voce da questo lato? Sto attualmente parlando attraverso il mondo tramite alter ego. Da quando voi ragazzi siete svaniti in quello spazio, il feedback del video è diventato prettamente distorto. Quella sagoma, già. Ma anche così siamo stati costretti a guardarvi per questo intero tempo. Ah? Le cose che voi ragazzi siete stati forzati a fare.
noi siamo stati forzati a guardarle. Forzati a guardarvi, a guardarci? Vorrei veramente salvarvi, ma a causa dell'interferenza del virus non ho potuto. I nostri ordini non sono più accettati, includendo le richieste di shutdown. Adesso il Neo World Program è oltre il nostro controllo. In quel mondo la persona creata... Quella persona ha creato un paese indipendente che non accetta l'esterna come interferenza. Ma Alter Ego ha creato un'opportunità per me di parlarvi direttamente. Se questo significa che sta funzionando, allora significa che quella persona con cui ho bisogno di parlare è proprio qui. Spero. Sembrerebbe che questo tizio non possa né vedermi o sentirmi. Comunque, chi dovrebbe essere? È il nostro alleato. Dato che non ho molto tempo, ti dirò esattamente quello che ho bisogno di dirti. E spero che... voglio credere che tu mi stia ascoltando. In primo luogo, vorrei scusarmi con tutti quanti. Lo so che le scuse non basteranno, non aiuteranno. Non immaginavamo che potesse accadere un qualcosa del genere. Non ci saremmo mai aspettati che un virus così atroce stava aspettando all'interno del Neo World Program. Ma è stata interamente nostra colpa. La nostra responsabilità per non averlo realizzato finché era troppo tardi. Ma non è solamente il virus. Non posso dire che il programma non abbia mai avuto problemi in primo luogo. A dirvi la verità, non ero sicuro se utilizzare il programma su di voi, ragazzi. Ma questo è stato l'unico modo per salvarvi tutti quanti. Io voglio davvero salvarvi, ragazzi. Salvarci. E cosa ha fatto per salvarci da cosa? Perché vorrebbe salvarci? Anzi, perché questo dovrebbe salvarci? Hai già visto la password per entrare nell'esame di diploma, giusto? Lo sai? 11037. 11037? Quello è il numero che abbiamo trovato a Nezumi Castle. Oh no, non aggiornano Windows da chissà quanto. Esatto. La porta per quell'antica rovina dovrebbe essere... doveva aprirsi dopo che tutti quanti avreste ottenuto i frammenti di speranza. Da qui, voi ragazzi, avreste dovuto sfidare l'esame di diploma. Comunque, ho preparato quella password giusto in caso qualcosa dovesse succedere. Qualcosa di brutto, però. Proprio come ho detto, ho avuto i miei dubbi che questo programma fosse perfetto. Anche se le chance erano piccole, pensavo che l'osservatrice avrebbe potuto fare qualcosa. Questa è la ragione per cui ho lasciato la password in primo luogo, dove il ruolo dell'insegnante non sarebbe potuto andare. Non avrei mai pensato che Nagito, che sarebbe stato il primo a vederla, l'avrebbe cancellata. Comunque... sono sempre io quella persona che ha messo come password quel numero. Il numero contiene un segreto. Qualcuno di vicino a me ha lasciato quel numero per salvarmi quando ero in un dilemma. Riesci a capire quello che sto cercando di dire? Vi sto affidando la mia volontà a tutti voi. Cioè, sto affidando la mia volontà a tutti voi. Voglio affidarvi il vostro futuro. Ma quella persona sta cercando di abusare del esame di diploma. Sono sicuro che vi distruggerà con la disperazione utilizzando l'esame di diploma che vi sta aspettando. Ma voglio che voi ragazzi resistiate, senza abbandonare la speranza. Voglio che voi ragazzi capiate finché non arriverò lì. Perché ho un segreto per sconfiggerle.
Che cosa intende? Che abbia un piano per sconfiggere Monokuma? Nello scenario peggiore, dove un osservatore aveva il ruolo di insegnante, Ghost Rogue che cosa dovrebbe dire? Effettivamente, perché Rogue non ho idea. Ciao Kin, scusa il ritardo. Ciao Fiction, buonasera, benvenuta. Figurati, come stai? Sono un po' in ritardo, sì, ma stiamo facendo il capitolo 6, che è il capitolo finale di Danganronpa 2 Goodbye Despair. Stiamo scoprendo molte cose. Probabilmente la prossima live sarà l'ultima. Considera. Sul gioco. Cioè, se dovesse andare a impazzire... Ho preparato un comando nascosto che potrete utilizzare al sito per l'esame di diploma. È una sequenza di shutdown forzato. Sequenza di shutdown forzato? Impazzire. Sì, sì. Meno male che sono riuscito a prendere la parola giusta. Anche se l'autorità dell'insegnante... Cioè, anche l'autorità dell'insegnante non può fermare quel comando. C'è un modo per finire questo, per voi ragazzi. Potrete scegliere di vostra spontanea volontà, indipendente dall'osservatore. Il che significa che se dovessero rubare l'autorità dell'insegnante, non dovrebbero riuscire a fermarlo. Anzi, sparire? Non lo so, in realtà, sai? Forse impazzire, o di più. Se lo utilizzerete, voi ragazzi avrete vinto. Comunque, in ordine per far partire la sequenza di shutdown forzato, avrete bisogno di più della metà delle persone. E in ordine per fare ciò, ho bisogno, in qualche modo, di arrivare a quel numero. Cavolo. Sparito totalmente? Quella persona lì? Morte, 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 morte. Ok, Monokuma, ti sei ripreso? Che cosa è appena successo? Ehi, Hajime! Che cos'era quella stranezza di poco fa? Davvero nulla? Capisco. Oh, vabbè. Comunque, questi sono tutti gli indizi che otterrai. Non ne beneficerai nulla di buono se una ottima intelligenza artificiale ti dirà altre cose inutili. Per cui me ne andrò via di nuovo. Che Monokuma non abbia notato quello che è appena successo. È da un po' che l'ultima volta che ho parlato in maniera davvero lunga, però... È stato davvero importante parlarti. Ne è valsa la pena aspettare un grande periodo di tempo qui. Ehi, riguardo a quel ragazzo di prima. Non dovrebbe esserci più nient'altro da chiedere. Capisco, sarebbe brutto se Monokuma dovesse sentirci. Il che significa che Monokuma non sa della conversazione che ho avuto con quel ragazzo poco fa. Voi ragazzi avete un'arma. Un'arma davvero potente. E tutto dipende da come voi ragazzi utilizzerete quell'arma. L'unica cosa che posso fare è prevenire che l'invasione del virus possa continuare con tutta la mia potenza. Per cui voi ragazzi utilizzate quell'arma. Il resto sta a voi. Fate del vostro meglio. Fate del vostro meglio, eh? Ma che cosa dovremmo fare del nostro meglio? Il mistero si sta per risolvere. Finalmente riesco a vedere la verità. Ma che cosa dovremmo fare quando quella verità dovrebbe essere una bugia? Sappiamo che lavorare insieme a una conclusione che non tutti vogliono sentire potrebbe essere duro, ma comunque abbiamo lo stesso bisogno di lavorare duramente e fare del nostro meglio. C'è davvero una ragione per fare del nostro meglio? Anche se tutto quanto è una bugia? Allora tutto quanto non è senza significato?
La stessa cosa vale per le uccisioni. Anche se abbiamo dovuto avere esperienza con qualcosa di così doloroso, o qualcosa di così tragico come quello, non sarebbe tutto senza significato? Che il mondo si sia girato, diventato così irrazionale? E cosa dovrei fare? Ok. Voilà. Intanto salviamo che ci resta ancora una stanza da esplorare. Usciamo dalla classe. Questo è l'ultimo piano della Opspeak Academy. Ah, è finito? Pensavo ci fosse di più. 僕も待ち疲れたんで、思い切って始めちゃいますか。 Ok. お待ちかねの卒業試験です。 Dobbiamo iniziare l'esame di diploma. お前ら、希望が峰学園の1階にある E questo, ragazzi, お入りください。 però lo faremo nella prossima live. うぷぷ。 Perché, come ben saprete, i class trial sono lunghissimi. Se no sta live dura 7 ore come minimo, palese. Una porta rossa? Beh, è solo una perdita di tempo pensare a quello che significa adesso. Per ora dovrei finirla. Devo solo concentrarmi su di esso. Porta rossa... Ah, è laggiù. Ok. Ah, era il trial ground, ok. Ci fermiamo qua, sì. L'ascensore lo prendiamo poi nella prossima live, tanto ci mettiamo poco. Tanto switchiamo in just chatting. Wait un secondo. Devo togliere un paio di cose. E ci sono, datemi un attimo che cambio schermata. Voilà. Eccoci. Eccoci qua. In just chatting. Sì ragazzi, abbiamo finito per la live di oggi. È durata un pochino, direi. Abbiamo ottenuto tutte le informazioni che dovevamo ottenere. Prossima live faremo il processo finale di Danganronpa 2 Goodbye Despair, che durerà tantissimo, durerà forse pure di più di quello del primo gioco. Da quello che so è il processo più lungo del gioco, anche del 2, per cui mi aspetterò... Aia, mi sono fatto malissimo, ho dato una gomitata sulla scrivania. Mi aspetterò che sia la live più lunga della serie, probabilmente. Diteci un po'. Siete hypati per il gran finale della prossima live? Che probabilmente dividerò in due. Quando ricaricherò il VOD su YouTube, perché se no le live arrivano a 19 e mi dà fastidio. Voglio farle terminare col 20. Diciamo. Rivelatorio. Anche se non ho seguito moltissimo, sono curioso. Considera Fiction, se vuoi vederti la serie completa, l'ho ricaricata tutta su YouTube. Esce un VOD ogni 3 giorni, quindi puoi tranquillamente recuperarla tutta da lì. Per cui non c'è problema riguardo quello. Allora, intanto apro il caro sito Viola per vedere un po' chi ci sta in live. Vediamo un po' chi c'è in Livez stasera. Stasera chi ci sta in Livez? Vediamo. Allora, stasera sono... Vabbè, sono tutti innanzitutto con Hollow Knight Silksong, ma va bene perché è uscito oggi il gioco, quindi mi sembra giusto. Cioè, non c'è una persona che stia facendo qualcosa di diverso. Quasi, vabbè, mio Dio. Vediamo chi possiamo ridare stasera. Avete qualche consiglio da darmi, se no? Perché in realtà non credo di vedere nessuno che conosco.
Boh. Se no... Ah, ce l'ho io. Non ho idea, non seguo tanti streamer. Vai tranquilla, Fiction. Ok, ho trovato qualcuno da raidare. Raidiamo il capitano Ghost. Allora, ragazzi. Spero che vi sia piaciuta questa live. È stata una live molto rivelatoria questa. Ci hanno dato tante informazioni per il gran finale che ci aspetterà settimana prossima. Lunedì ci sarà la live finale di Danganronpa 2 Goodbye Despair, per cui non perdetevela, mi raccomando. Detto questo, vi ricordo che domani avremo una collab con un bel po' di personcine sul canale di Shop che sono ospite. Buon appetito, Ciel! E sabato avremo Minecraft, per cui mi raccomando, siate presenti. Detto questo, io vi reindirizzo al canale di Capitano Ghost e nulla. Alla prossima!